Go. Io strofino le mani e strofino anche le mani. Ma cosa siamo? Trinità oggi? Cosa è successo? Oggi siamo in 3. Ma sì, scusate, noi chi è Francesco, che fa lo noi le Spirito facciamo... Santo fra tutte e tre? Oggi glielo facciamo fare a Francesco. Lo vedo etereo. Allora devi fare così, Francesco Polimeni delle Ali del Bruco. Fra tutte le brutte compagnie avete scelto la peggiore, bravi. La più bella, la più bella fresca. E ne siamo anche onorati. Oggi co-conduce Parliamone Live. Abbiamo questo onore, questa collaborazione con le Ali del Bru, che vedo anche si è tinto di verde per lo... Sì, certo. Perché in attesa degli uomini verdi ci facciamo verdi anche noi. In modalità Space Invader. Ok. Ve la ricordate voi? Era bella quel giochino lì, era proprio bellino, sai? Sì. Buonasera! Sì. Quanta gente! Fabio, sì. Alfa Sabrina, Martina. Sì, come al solito dateci un feedback se si vede, se si sente bene. Aspettiamo proprio giusto un minutino, 2 prima di mandare la sigla e di introdurre il nostro ospite, che tra poco Dino ci presenterà, insomma, con tutti i crismi, come si fa con i pugili all'angolo. Sì. Bene, c'è veramente tanta gente. Leggo i nomi di tanti amici, insomma, bene, sono contento. Da che noi stiamo anche per ripartire, quindi... Quando è che ripartite voi? Allora, la prima serata la facciamo venerdì, ma poi lunedì cominceremo. Venerdì facciamo una serata speciale, poi lunedì riprendiamo con la nostra programmazione pomeriggio, mattina, sera, notte. Ma puoi spoilerare già l'argomento o non si può dire? Di venerdì sicuramente vertirà sulla medianità. Che bello. Ma non conosco la persona, come spesso accade avendo tanti conduttori. Io vado al buio proprio alla cieca. Portano persone, ma non so nulla poi degli ospiti. Parlando di medianità, dicendo che vai al buio, proprio l'hai azzeccata proprio, bellissimo. Infatti. Va bene, allora ragazzi, visto che siamo già in un centinaio di persone, sono già lì che fremono, io manderei i commentini di chi ci saluta durante la nostra sigla. Che Giuseppe, cosa dici? La facciamo lanciare a Francesco? Sto facendo proprio live una condivisione, poi la facciamo lanciare a Francesco. Vai. E io col ditino magico la lancio. Ma è sempre quello della volta scorsa il ditino magico? È sempre uguale, Dino, non fare battute. Questo qui. E intanto il nostro ospite di là se la ride, ci ascolta e dice: ma dove sono andato a finire? È il nostro classico di mettere un po' di ironia per rendere l'argomento più leggero, e poi in realtà leggero non è, si entra nel vivo, però è la nostra accoglienza. Assolutamente. Francesco, quando vuoi tu, siglaci. E allora, cari tutti che ci seguite da casa, questa sera uno speciale in compagnia di Parliamone Live e le Ali del Bruco. Andiamo con la sigla. Andiamo! Ti raccontiamo qualcosa e qualche volta sei tu che la racconti a noi. Esprimiamo il nostro parere, ma senza il tuo non possiamo crescere. Crescere è possibile solo se si vuole conoscere e se si è disposti a cambiare prospettiva. Puoi anche chiamarla mente del principiante o più semplicemente fame di scoprire. Abbiamo deciso che parlarne possa essere una soluzione. Questa è casa nostra e anche tua. Parliamone insieme. E benvenuti a Parliamone Live, ragazzi, benvenuti. Bene. Quanta gente. Ma Rossella Zappalà, perché mia moglie, il cognome è simile, è molto, anzi è identico, per cui poi sapremo se saranno parenti, se sono parenti, insomma, va bene, vediamo.
Conosco la persona, è originaria della Sicilia. Allora sicuramente, sì. Allora potrebbe essere. Mia moglie orbita tra Messina e Palermo, per cui voglio dire, più o meno ci siamo come zona. Ci siamo, sì. Ciao ragazzi. E poi è beccato te di che Palermo, sei dall'altra parte del mondo. Ragazzi miei. Allora, il nostro ospite è a metà, che adesso lo facciamo salire. Io sì, sono un po' più in alto, ma voglio dire, ci sta. Allora, benvenuti a questa trasmissione molto bella, ma la cosa molto importante è che, insomma, dopo varie peripezie siamo riusciti a fare intervenire la nostra trasmissione colui il quale è da oltre 50 anni che studia questi avvenimenti ufologici. Lui è parte attiva e fondatore e segretario del gruppo Shadow, è parte attiva come consigliere nazionale del Centro Ufologico Nazionale e da anni conosce i principali nomi storici dell'ufologia internazionale e, per farla in breve, ragazzi, lui è Moreno Tambellini. Buonasera Moreno. Buona serata a tutti, grazie di questa stupenda presentazione immeritata peraltro. Ma veramente grazie. Tutti i sacrifici fatti da te nel corso degli anni devono essere meritati per qualcosa, perché se no o sei completamente folle, cosa che, visto che noi già ci avviciniamo, potrebbe essere, o se no in effetti è una bella passione. Ma io partirei subito. Un pizzico di follia credo sia anche necessario, no? Per interpretare la vita in un modo un pochino più leggero, se non altro. Fantastico. Bene, intanto noi facciamo, ecco, vedi Francesco, colei, il nome è quello là, vedi, hai capito? Può essere. Ciao Giovannina. Allora, certo. questa serata l'abbiamo intitolata esattamente come il libro di Moreno, che adesso facciamo vedere, che è questo: UFO, da dove vengono, chi sono e che cosa vogliono. Allora, sono 3 domande molto importanti, soprattutto se riusciamo a delineare una simile risposta, chiamiamola così. Cosa dite voi, Francesco, Sì. Giuseppe? Sono dei focus sul quale ci stiamo girando intorno dagli ultimi, diciamo, 70 anni più o meno. Sì. Per cui va bene, certo, se riusciamo a tracciare qualche profilo questa sera, insomma, almeno a dipanare qualche interrogativa in più, è già tanta roba. Però me la fate togliere una curiosità, ragazzi. Sì. Allora, Moreno, ma come ti è venuta questa roba? Dai, dici il momento esatto per il quale... È 50 anni che tu mantieni questi occhi da ragazzo curiosi. Da dove è partito tutto? Ecco, così ti conoscono anche un po' meglio a casa, ecco, entri in famiglia. Un po' di biografia va fatta, perché chiaramente un pelino. È un pelino. Ma diciamo che la passione per la questione ufologica ovviamente è un qualcosa che probabilmente era innato in me e si è sviluppato man mano che con l'età acquisivo nuove informazioni. Io ricordo ad esempio che mio babbo era accanito lettore della Domenica del Corriere e me ne portava ogni tanto un po', leggevo quello che capitava, e spesso trattavano argomenti legati ai famosi allora dischi volanti, no? Le copertine della Domenica del Corriere dedicate al fenomeno sono storiche, basti ricordare quella del caso Lotti di Cennina, no? Quella signora a cui vengono sottratti i calzi, i fiori, mi sembra opera di Walter dovrei Molina. avercela, se volete la recupero, cioè l'ho in originale. Quella è veramente storica, è sicuramente una delle più famose. Ecco, da lì poi ovviamente un po' affascinato dal mistero sono sempre stato. E, con l'età che avanzava, quindi diciamo dal momento in cui ho attraversato l'adolescenza, è stato possibile con altri amici miei coetanei dar vita a un piccolo gruppo di ricerca locale sulla zona appunto della provincia di Lucca, ovvero dove abito anche tuttora.
l'input fu, i più anziani se lo ricorderanno, fu il famoso telefilm UFO, dal quale poi abbiamo anche mutuato ovviamente il nostro nome di battaglia, cioè il gruppo Shadow. E da lì un po' iniziamo ovviamente un po' per gioco, eravamo 13 anni, 14 anni, quindi immaginate voi che tipo di preparazione potevamo mai avere. Ma per gioco piano piano siamo andati avanti, abbiamo iniziato a fare raccolta di informazioni, abbiamo fatto le nostre inchieste in loco, addirittura reinchiestando vecchi casi accaduti negli anni 50. Guardalo lì. Questo è il caso di Eugenio Siragusa, l'incontro che ebbe sulle pendici dell'Etna. E quindi niente, poi ovviamente si cresce, si invecchia, si matura in qualche maniera, quindi si dà vita poi a qualcosa anche di un po' più attendibile, di più serio, di più affidabile anche da un punto di vista di ricerca. Poi ecco, a quel punto siamo entrati in contatto come gruppo con l'associazione sezione ufologica fiorentina, che all'epoca curava tutta la questione ufologica sul mensile Il Giornale dei Misteri. Certo. E tramite il compianto professor Solas Boncompagni abbiamo anche noi dato il nostro contributo, facendo sostanzialmente da rappresentanti locali per la provincia di Lucca e Massa Carrara. Poi sono entrati in contatto nel 1974 con il Centro Ufologico Nazionale, ho conosciuto il dottor Roberto Pinotti, c'è stata una sintonia di vedute, diciamo così, del fenomeno, e quindi ci siamo avvicinati al più grande centro di ricerca nazionale offrendo la nostra collaborazione. Da lì poi si arriva ai nostri giorni con dei passaggi continuativi importanti e comunque che hanno segnato un po' la nostra storia ufologica. Pensa a te, quindi è un bel percorso, sì. Mica da ridere, voglio dire, assolutamente. Purtroppo, perché l'età vuol dire che è abbastanza avanzata, ma per fortuna, perché ho avuto veramente il piacere e la fortuna di conoscere persone e personaggi che hanno segnato veramente un'epoca. Allora, già dal pubblico hanno chiesto di spremerti bene bene, perché dobbiamo tirare fuori un po' di succo da tutta la tua esperienza. E poi, sì, per rispondere prego. a Grazia, ma anche agli altri, sì, è possibile fare delle domande. Noi proveremo nei tempi a far sì che Moreno possa rispondere. Qualcuno uguale all'altra la condenseremo per far sì, insomma, non possiamo tenerlo qui fino alle 3 di notte, anche se so che a lui farebbe tanto piacere, ma non gli mettete paura, dai. No, ma ho passato di peggio. E allora possiamo andare via lisci tranquillamente. Sì. L'unica cosa è la carica del cellulare, ma insomma rimedieremo. Bravo Moreno, che io so che hai già pronto lì cavi e cavettini per fare qualcosa. Va bene. Noi abbiamo Rossella. Allora sì, ti ho tirato in ballo io semplicemente perché è lo stesso cognome di mia moglie. Allora ero curioso, visto che Francesco ti conosce, di sapere le origini, e le origini sono quelle. Molto bene, abbiamo tirato via questa curiosità. Noi abbiamo fatto, allora, partirei, se per voi va bene, con la prima domanda, cioè, eccola qua: chi sono Moreno? Ma gli UFO, soprattutto in Italia, noi abbiamo messo UFO in Italia perché è il tuo libro che parla così, no? Per cui abbiamo preso pari proprio il nome del tuo libro, perché la tua specializzazione è proprio l'Italia, perché hai visto un sacco di fenomeni qua, è vero? Sì, mi sono focalizzato sul nostro territorio perché era l'unica maniera per seguire da più da vicino anche determinate cose. Certamente non è che evito di occuparmi di quello che accade nel mondo, ma questo riguarda più una parte informativa, diciamo di complemento. La parte che mi interessa di più è quella che posso controllare le nostre possibilità, e quindi quello che accade è accaduto sul territorio nazionale. In merito alla domanda, se vogliamo però seguire l'ordine cronologico delle slide, dobbiamo iniziare da dove vengo. La prima domanda che ci poniamo è quella. E allora partiamo, va bene, possiamo
possiamo tranquillamente partire da dove vengono, assolutamente Esatto. sì. Eccola Così qua, seguiamo eccola l'ordine qua. cronologico di slide, anche il pubblico che ci segue Hai è ragione più, Moreno, diciamo, anche più facile. perché se vuoi, guarda, mandiamo subito quello che avevi preparato per noi, Perfetto, per cui perfetto. adesso togliamo questa qua ed ecco qua. Come sei arrivato a questo, cioè a questo schema? Allora, lo schema è il frutto sostanzialmente di una raccolta di informazioni che ovviamente ci arriva dalla casistica, cioè da tutto quello che i testimoni a livello di testimoni occasionali, anche io posso usare ad esempio anche le testimonianze di contrattisti. Ho messo tutto insieme cercando ovviamente di dare una specificità a tutte queste informazioni, chiaramente prendendo con le cautele tutto quello che che ci è stato riferito nel corso del tempo. Ma tutto quello che ci è arrivato da un punto di vista di casistica è stato riassunto appunto in questa prima slide iniziale, ovvero qui sono prese in esame le ipotesi che potrebbero essere, diciamo così, praticate per capire la provenienza del fenomeno. Naturalmente il fenomeno poi alla fine potrebbe anche non provenire da nessuna di queste 7 ipotesi, potrebbe essere una cosa che noi ignoriamo completamente, ma queste sono quelle che sia la ragione sia la testimonianza ci ha portato in tutto questo tempo. E vediamo appunto al numero 1, ovviamente la prima ipotesi che abbiamo preso in considerazione sia stata quella del sistema solare, della possibilità appunto che nel nostro sistema solare possa esistere una forma di vita o più forme di vita capaci di farci visita e di spostarsi nello spazio. La seconda, ovviamente, allargando l'orizzonte, riguarda chiaramente la nostra Via Lattea, cioè la nostra galassia. E qui, ovviamente, le prospettive sono enormi, immaginabili. Se poi ci allarghiamo ancora di più, prendiamo in esame i miliardi, le miriadi di altre galassie che popolano l'universo. Oppure addirittura c'è chi ha ipotizzato, oggi alcuni ricercatori ipotizzano come abbastanza veritiera la possibilità che esistano universi, diciamo così, paralleli, no, al nostro, oppure altre dimensioni. È chiaro, sono tutte teorie e chiaramente non è possibile verificarle, almeno attualmente da un punto di vista scientifico. Però comunque sono teorie che trovano un seguito non indifferente anche in certi ambienti di ricerca. La teoria poi della terra cava è una forse delle più antiche e vedrebbe appunto il nostro pianeta non come piatto, come alcuni dicono e asseriscono, ma addirittura come un qualcosa di vuoto all'interno dove prospererebbe da millenni una super civiltà che appunto occasionalmente spedisce fuori dal guscio del nostro pianeta questi oggetti volanti che poi noi vediamo qua e là sui nostri territori. L'ultima è quella che riguarda appunto la possibilità dei viaggi nel tempo, cioè che questi UFO, queste macchine non siano provenienti da galassie o da mondi lontanissimi o da dimensioni lontanissime, ma dal nostro futuro o addirittura c'è chi più recentemente ha ipotizzato anche possibilmente dal nostro remotissimo passato, cioè in un passato in cui la civiltà umana era talmente sviluppata da poter creare anche delle macchine del tempo capaci di viaggiare sia in avanti che indietro. Quindi le possibilità possono essere, diciamo così, localizzate sia nel nostro remotissimo passato che nel nostro remotissimo futuro. Per cui queste sono le ipotesi sostanzialmente di provenienza e poi se andiamo avanti con le slide magari possiamo vederne diciamo per ognuna per una quello che è poi anche la rappresentazione grafica. Ecco, qui per esempio, riprendendo la prima ipotesi, abbiamo come possibilità, diciamo, maggiore di provenienza di questi oggetti o di ospitare la vita i pianeti Marte, Venere e Giove. Giove naturalmente ha anche una catena di satelliti su cui alcuni hanno avanzato delle ipotesi di possibilità di vita o di prosperità di un certo tipo di forme di vita, ma chiaramente si tratta sempre ancora solo ed esclusivamente di ipotesi. Andiamo pure avanti, vediamo appunto la possibilità che questi
questi oggetti possano provenire da altre dimensioni. I viaggi dimensionali sono stati ipotizzati anche da scrittori di fantascienza, ne possiamo citare tantissimi, ma comunque anche questo è uno dei, come dire, un po' un topos della fantascienza, ma è sicuramente ancora qualcosa da verificare e da sperimentare nella realtà, nella concretezza della realtà. E il futuro terrestre, ecco, per quanto riguarda appunto i viaggi nel tempo, questa cosa sembra avere più credito da un punto di vista scientifico, no? Perché ultimamente appunto vari scienziati hanno ipotizzato in maniera piuttosto decisa la possibilità che si possa viaggiare nel tempo, anche se alcuni hanno asserito che si può viaggiare solo nel futuro e non nel passato, anche perché ci sarebbe il rischio poi magari di creare il famoso paradosso, no? Vai indietro, uccidi tuo nonno e tu praticamente non esisti, infatti. Quindi ecco, c'è un po' questa diatriba tra i vari ricercatori e ancora c'è chi discute se sia possibile o meno. Quindi, però è una delle possibilità sicuramente più gettonate. Ecco, qui mi sono divertito un pochino, devo dire la verità, perché essendo anche ovviamente, devo dire, appassionato di fantascienza, più volte mi sono imbattuto in mappe stellari riguardanti ad esempio saghe di Star Trek o di Star Wars. Okay. E queste mappe illustravano appunto la provenienza delle varie razze aliene viste in queste due famosissime serie televisive e cinematografiche. Ecco, allora ricalcando un pochino quel tipo sulla fattispecie di quel tipo di immagine, ho riportato su questa che dovrebbe essere la nostra galassia, la Via Lattea, ho riportato appunto i nomi e poi anche la iconografia dei personaggi, come vediamo appunto ai lati, ai bordi della mappa, e riportando naturalmente quello che i testimoni hanno detto di aver ricevuto dagli alieni. E questo riguarda non solo l'Italia, cioè qui ho preso chiaramente dalla casistica mondiale, quindi quello che è successo anche in altre nazioni. Ma ora qui, diciamo, dal monitor ovviamente non rende, si vedono male queste informazioni, però ci sono sostanzialmente dei nomi che insomma sono ricorrenti, tipo Prossima Centauri, tipo Rigel, tipo Sirio, tipo ad esempio Epsilon Eridiani, la stella Vega, insomma sono tutte situazioni che testimoni hanno detto di aver ricevuto informazioni di aver ricevuto da questi esseri alieni. E chiaramente c'è anche una ricostruzione di fantasia, no? Di questi posti, di questi pianeti, queste città aliene posizionate su questi pianeti, probabilmente orbitanti intorno a queste stelle. La cosa singolare che va notata è che io non ho messo a casaccio queste informazioni nel braccio, diciamo, esterno della Via Lattea. Quello sostanzialmente è il punto della Via Lattea che ci è più vicino, perché anche noi, come vediamo appunto dal riquadro in basso, il sistema solare si trova proprio in quel punto del braccio della Via Lattea. Quindi casualmente o meno che sia, tutte queste provenienze sono di fatto locali, tra virgolette, nel senso molto molto vicine alla posizione della stella del Sole, posizionata appunto nel braccio estremo della Via Lattea. Ci sono solo alcune situazioni esterne, come vediamo in alto, tipo la galassia di Andromeda, tipo la terza galassia, perché poi cioè, questi incontri con questi alieni avevano delle caratteristiche piuttosto singolari. Addirittura c'è un alieno raccontava, diceva al testimone di turno di provenire dalla terza galassia. Il problema è capire cos'è questa terza galassia, perché ovviamente da un punto di vista astronomico non esiste. E qui comunque è un qualcosa, è una galassia che è al di fuori chiaramente della Via Lattea. Per cui ecco, qui è una rappresentazione grafica che a colpo d'occhio vi dà l'impressione di quello che sia il tipo di distanze, di provenienze rispetto al nostro sistema solare. Allora, qua in effetti il lavoro che è stato fatto è enorme.
a prescindere poi che siano ipotesi o che sia realtà, perché comunque dietro c'è una ricerca che non è una cosa. Adesso Francesco, lui è anni che studia queste cose, e fare una mappa del genere non è una roba che si fa in un giorno solo, per cui complimenti Moreno, ci ho perché messo un po' di tempo in effetti. Ora noi l'abbiamo l'abbiamo lasciata grande, abbiamo la fortuna che sul tubo si possa tranquillamente fermare un attimo, perché la diretta rimarrà, e addirittura si può allargare per andare a vedere il dettaglio in particolare. Ovviamente nel tuo libro, che è questo, per cui invito le persone ad andare a dargli un'occhiata, poi lasceremo il link da dove vengono, chi sono e cosa vogliono. Il tutto è descritto in maniera proprio molto più precisa. Noi stiamo facendo vedere, diciamo, delle macro slide per far capire. Sì. Dino, puoi rimettere quella slide iniziale con la sequenza delle diverse ipotesi di lavoro di provenienza di questi esseri? Perché poi naturalmente lì in quell'inquadratura generale, ma ci sono tante cose interessanti che si possono aggiungere rispetto a quella slide. Naturalmente, insomma, sappiamo bene che è vero che ci siamo sempre detti arrivano i marziani, arrivano da Marte, arrivano da qualche altra parte, però oggi, insomma, in qualche maniera la scienza, anche se non abbiamo un'indicazione precisa certa, non lo sappiamo questa cosa, però abbiamo delle informazioni in più. Noi non sapevamo 20 anni fa che, per esempio, Europa, satellite di Giove, avesse un oceano. Oggi è quasi confermata questa cosa, quindi probabilmente a pressioni elevate, se un giorno riusciremo, ecco, per esempio, all'interno del nostro sistema solare, se un giorno riusciremo a mandare una sonda lì che sarà in grado di, insomma, perforare quello strato di ghiaccio, magari troveremo che c'è qualche forma di vita che nuota in quell'oceano, perché no? Ma ci sono altrettante ipotesi, insomma, che in qualche maniera ci lasciano pensare che è una possibile contaminazione del nostro pianeta con quel processo che viene chiamato panspermia. Alcune rocce, impatti per esempio sul pianeta rosso, che è molto più antico geologicamente. Il pianeta rosso, Marte, si è costituito prima della Terra, quindi è possibile che lì, visto che le prime forme di aminoacidi si sono sviluppate in 200 milioni di anni, non di più, poi da lì per arrivare alle forme pluricellulari ce ne vuole molto, però se lì noi abbiamo oggi qui sulla Terra un centinaio di meteoriti che provengono da Marte, perché impatti di asteroidi su Marte liberano nello spazio dei frammenti, e qualcuno di questi è arrivato. Oggi abbiamo per esempio un centinaio di meteoriti provenienti rocce marziane, e probabilmente a quel punto qualcosa che era inglobata in quelle rocce è potuta arrivare fin qui, e da qui generare una contaminazione almeno dei primi mattoni della vita. Insomma, l'ipotesi che dall'interno del nostro sistema solare è arrivata qualcosa, o comunque ci sia ancora, non è tanto campata in aria come lo era 20 o 30 anni fa, perché comunque gli studi in questo momento ci stanno aiutando. E la stessa cosa è molto interessante per quello che riguarda la terra cava. Per esempio, io adesso sono andato a riguardarmelo perché si sono viste, adesso abbiamo degli studi, vi posso mandare il link, ci sono delle strutture all'interno della terra cava che non erano mai state rivelate prima. Sono avvallamenti e concavità. Adesso c'è una mappa che li riporta, vi posso dare scoperte e strutture mai viste prima all'interno della Terra, i dettagli, e su Passione Astronomia lo trovate. E se voi per esempio cercate delle foto di un geode, una roccia che all'interno crea dei cristalli, vedrete che quel geode è cavo all'interno. Quindi perché non ipotizzare che anche la Terra presenti delle cavità al suo interno? Poi sicuramente Moreno conosce bene la storia. C'è la famosa dell'ammiraglio Byrne, no? Che ha fatto veramente... appunto. Però, come dire, adesso abbiamo delle informazioni scientifiche a supporto, in qualche maniera, un pezzo alla volta, aggiungono elementi di riflessione, non dico che avvalorano, ma aggiungono elementi di riflessione a quelle tante ipotesi che ci dicono forse arrivano dallo spazio vicino, forse arrivano dall'interno della Terra, però oggi c'è qualche elemento di riflessione in più.
Posso chiedere una cosa a voi tre, proprio una risposta sintetica? Quale di queste ipotesi vi ispira di più? Tutte, personalmente tutte, non ne escludo nessuna, perché se mi escludo qualcosa... No, anche perché, come dico sempre io, una non escluderebbe l'altra. No, assolutamente. No. Non ci tagliamo le gambe. Francesco, tutte credibili e sostenibili. Tutte da attenzionare man mano che arrivano riscontri. Se la domanda era personale, quale ti ispira di più, il fatto di altre dimensioni, il viaggio dimensionale. Ok. Io sono lì, come ispirazione personale o sensazione anche personale. Qua la risposta sarebbe lunga, nel senso che, per esempio, io sono un appassionato di fisica quantistica, per cui è ovvio che il multiverso è quella più vicina alla mia idea però è anche vero che noi abbiamo fatto tantissime dirette, no? Con tantissime persone diverse, con tantissime culture diverse, però Moreno ce ne fosse stata una, e dico una, che comunque solo guardando l'universo abbia detto che non è possibile che ci siano altre forme di vita. Perché? Perché è talmente infinito e le nostre potenzialità sono talmente infinite che la domanda diventa quasi un'affermazione, non è più una domanda, cioè è superfluo, ma anche in ambito astronomico oggigiorno è assodato che ci sia la percentuale altissima, no? Che ci siano altre forme di vita. Poi il livello di sviluppo chiaramente non è dato sapere, possono essere a livello primitivo come a livello, diciamo, evolutissimo, ma la possibilità è evidente, insomma. Perché nelle varie culture, anche per esempio, se noi vediamo anche le culture indiane, le culture indorientali, no? Comunque già solo il fatto di credere in una reincarnazione è indice che comunque un passaggio tra uno stato e un universo all'altro c'è. Per cui anche sotto l'aspetto religioso comunque, tra virgolette, ma questo è menzionato. Sì, è un passaggio che implica, diciamo così, chiaramente, no? Il passaggio dimensionale tra uno stato e un altro. Quindi è evidente io che la domanda che vorrei fare un secondo, perché raggruppo un po' quelle che hanno fatto quelle del pubblico. Perché oggi, cioè perché in questo esatto periodo, chiamiamolo ventennio, decennio / ventennio, c'è questo incremento e addirittura delle persone di una certa autorità si espongono nel dire che. Ma cioè, incremento cosa intende lo spettatore? Incremento non lo so, ai tempi di Kennedy tutto era nascosto nell'area 51 ed era top secret per tutto il mondo. Forse se noi guardiamo nuove... sì. Ok. No, perché te lo chiedo perché da un punto di vista di avvistamenti c'è una penuria negli ultimi 20 anni, non succede quasi più nulla. Io parlo di avvistamenti di un certo tipo, cioè avvistamenti importanti, tipo il caso Lotti, per fare un esempio. Queste cose in Italia, ma anche credo nel resto del mondo, perché c'erano notizie oggigiorno da tutto il mondo. Non c'è più quell'avvistamento, quell'incontro che noi definiamo di qualità, che sono gli incontri di secondo tipo, quindi gli atterraggi o l'interazione col testimone, o il terzo tipo addirittura quando c'è l'incontro diretto con l'umanoide. Ecco, però, questo tipo di... Moreno, per esempio, Giuseppe, Francesco, aiutatemi per favore. È vero che non ci sono più casi eclatanti, ma sono aumentati esponenzialmente le persone che hanno avuto o che dicono di aver avuto, un contatto con questa entità. Questo sì. Però bisogna intenderci su questa cosa, intenderci. Perché un contatto con questa entità a quale livello? Fisico o mentale? Astrale, eccetera, no, chiaro. Guarda, ecco,
penso, essendoci anche di mezzo il discorso dimensionale, quindi di passaggio da una dimensione all'altra, penso sia facile non ipotizzare, discutere anche sul fatto che un eventuale contatto possa essere anche a livello mentale. E quindi allora sì, ma tutto questo è estremamente affascinante, anche se volevo approfittare appunto della presenza di Moreno per rimanere un po' su questa, perché noi abbiamo sempre, se noi facciamo troppe congetture, troppi voli pindarici e poi ci perdiamo dati che in qualche maniera invece possono essere più su cose di interesse. Quella domanda è interessantissima sul fatto del perché. Ve la butto là, poi vedete voi, valutatela poi. Sul perché adesso molte persone, anche diciamo un po' più in vista, una volta, per esempio, sicuramente Moreno con questa cosa sarà d'accordo con me, era un po' più, diciamo, i piloti di linea civile erano un po' più stitici a condividere le loro esperienze, anche i piloti militari, addirittura i piloti militari, insomma, se ne guardavano bene. Invece adesso ci sono delle direttive dove gli viene proprio chiesto di segnalare questo tipo di incontri. Però vi voglio fare questa riflessione, vediamo se in qualche maniera può essere condivisa. Noi siamo passati nell'arco di pochissimi anni, diciamo nell'arco di un ventennio, da uno strumento di visione che era il telescopio Hubble a James Webb. James Webb sostanzialmente vede innumerevoli, molto molto più lontano e molto più in dettaglio. Questo probabilmente ci porterà nei prossimi 5 o 10 anni, con lo studio dei dati, delle analisi, a risolvere molte di quelle incognite che ci sono chiuse dentro le equazioni di Drake, per cui in questo momento facciamo ancora, anche se poi è stata leggermente modificata ultimamente, noi facciamo ancora difficoltà a immaginare quante potenziali civiltà tecnologicamente evolute in grado di trasmettere un segnale da noi ricevibile ci sono nel nostro d'intorno, diciamo, all'interno della nostra galassia, come sapete bene, a 100.000 anni luce di estensione. E già solo lì diventa interessante. Però queste equazioni, allora, molte di queste incognite, nei prossimi 10 anni noi le sapremo, perché grazie ai nuovi strumenti di misura, almeno una parte di quelle equazioni verranno rivelate. A quel punto diventerà difficile come dire, non stimare come estremamente possibile la presenza di pianeti piccoli, rocciosi, che hanno sviluppato un'atmosfera, che poi di quale natura sia questo non è un problema, se è metano minerale o metano organico lo andremo a vedere, perché il dato ce l'avremo. Quindi se prima pensavamo che una stella con un pianeta era un'eccezione, adesso dobbiamo considerarla la norma. Anzi, dovremmo considerare la norma che ogni stella ha magari 6, 7, 8, 10 pianeti che gli girano intorno. Immaginate su 400 milioni di stelle presenti solo nella nostra galassia qual è il numero di pianeti potenziali che possono ospitare la vita. Mamma mia. Ecco perché, in definitiva, questo argomento, come dire, fa fatica adesso a essere nascosto o comunque a non essere attenzionato, perché i dati che stanno venendo fuori dai nuovi strumenti di misura non lasciano più margini di errore, tanti margini di errore come lo facevano 20 anni fa. Mamma mia, Moreno, se avessi avuto la tecnologia di oggi 30 anni fa, mamma mia, ti avrebbero fatto presidente degli Stati Uniti, porca miseria. Sì, probabilmente sarebbe stata una conseguenza logica. Comunque sì, diciamo che oggi cercano di sdoganare un po' di più il fenomeno. Io devo essere sincero, vi parlo con tutta sincerità, sono molto scettico, pessimista e scettico. Perché? Ma non perché probabilmente cosa c'è là fuori lo sanno già da qualche anno. Sì. Il problema è che non possono dirlo, perché dire una cosa del genere apertamente sarebbe la catastrofe a livello planetario, la catastrofe a livello sociale, cioè una cosa che rivoluzionerebbe completamente il nostro modo di vivere, di pensare, di agire. Probabilmente potrebbe portare anche molte cose buone, ma questa è un'incognita. Sì. E il potere, chi gestisce il potere chiaramente non se la sente ancora di rischiare una cosa del genere,
perché il potere verrebbe perso automaticamente, no? Di fronte ad una rivelazione del genere. Sì. Non parliamo dei poteri religiosi, dei poteri economici. Certo. La borsa accade oggi con una persona che fa uno sternuto a Londra, a Hong Kong cade la borsa, cioè è una cosa veramente inconcepibile. Quindi immaginiamoci che caos verrebbe fuori da una notizia bomba del genere. Sì. Io quindi in questo senso sono molto scettico. Sì, è quello che in sociologia viene chiamato il fenomeno della massima anomia. Insomma, perdiamo tutti i punti di riferimento. Pensateci un po', chi di noi si andrebbe a far curare dai medici di oggi sapendo che c'è una civiltà? Mai più. Ma penso magari che ha 1 milione d'anni, oppure banalmente, se sappiamo che c'è qualcuno là fuori che ce l'ha fatta senza il denaro, chi andrebbe a depositare i propri risparmi alle banche? Senza il denaro, senza il petrolio, senza il gas, senza praticamente senza le religioni. Già, bastano solo 3 domande. Siamo l'unigenito figlio di Dio? Basta, c'è ancora il dogma dell'Immacolata Concezione. Là fuori nel resto dell'universo c'è il peccato originale, qualcuno si è dovuto sacrificare sulla croce e andiamo avanti. Le implicazioni sono tantissime. Veramente sono... Certo. Probabilmente magari fra qualche centinaio di anni arriveremo anche a una dichiarazione, il famoso primo contatto di Star Trekiana memoria, probabilmente ci sarà un qualcosa di planetario che chiaramente forse l'umanità a quel punto sarà pronta ad accettare in maniera più facile, non lo so, ma in questo momento, ecco, sì, fa piacere che se ne parli a livello anche del Pentagono, a livello di altri ufficiali che dichiarano cose che solo qualche anno fa non avrebbero mai dichiarato, però c'è sempre la difficoltà poi di proporre delle prove, no? Perché è vero che anche gli ultimi che hanno rilasciato queste informazioni sono persone qualificate che hanno un background di notevole spessore. Il problema anche per loro è proporre delle prove, perché finché non proponi una prova entri sempre nell'imbuto praticamente della stabilità di quello che dici. E quindi si ferma un po' lì. Anche questa cosa è molto interessante. Per una persona come te, 50 anni che lavora sul caso, oggi secondo te cosa serve per portare, perché insomma abbiamo visto ormai con i telefonini riprese ne facciamo tutti, abbiamo tutti un ottimo, diciamo, strumento di ripresa in tasca, tutti. Infatti quella secondo me è la causa per cui non si vede più. Certo, chiaro. E allora che cosa serve dal tuo punto di vista per, come dire, non avere almeno, se non la pistola fumante, una prova un po' più, se non è un'immagine, non è una foto, non è un filmato, che cosa può davvero avvalorare questa ipotesi di lavoro? Io ti dico in tutta sincerità che sono sempre stato un fautore dell'ufonia definita come dadi e bulloni, no? Sì. E non a caso, perché il dado o il bullone in qualche caso può anche scappare via, no? Dallo scafo dell'oggetto volante, ma questa è una battuta. Il problema ovviamente è quello di proporre in maniera definitiva un qualcosa che sia apertamente e manifestamente non appartenente alla nostra realtà, che poi sia il capello di un alieno piuttosto che il pelo di un animale alieno o piuttosto che il bullone che perde l'oggetto dalla scrivania posta all'interno della sala comando, cioè questo non te lo so dire, ma questa è un po' la contestazione che io ho sempre fatto ai contattisti, no? Cioè a quelle persone che ripetono di essere state più volte a bordo di dischi volanti, che continuamente salgono a bordo di dischi volanti, che hanno parlato con gli alieni. E io mi domando come queste persone non siano mai riuscite a trattenere un minimo, non lo so, un capello veramente, di una minima prova, anche banale, ma un qualcosa che comunque avvalorasse ancora di più le loro parole, no? Sì. Perché il testimone occasionale di quello non ha possibilità, a meno che abbiamo avuto per esempio il caso del caso Facchini del 1950, dove addirittura ci furono delle schegge che caddero dall'oggetto volante, prese, analizzate, certo. Poi non se ne seppe più niente, ma
è difficile poi portare, diciamo così, attendibilità a persone che sì, dichiarano di essere stati a bordo, ma secondo me sono alla stessa stregua delle belle storie di fantascienza, cioè finché non c'è una prova che ti dia la certezza che questa cosa è realmente accaduta, io come contattista mi rifiuterei anche di raccontarla in giro, ti dico la verità. Cioè, potrei dirti anch'io sono stato anche ieri sera a bordo di un disco volante e tu sei libero di credermi o di non credermi, ma finisce lì, cioè non posso portare niente di più, niente di meglio. Ora Sì. però eviterei di parlare dei contrattisti perché è una categoria veramente... No, l'abbiamo dovuta sfiorare perché assolutamente fa parte anche del tema, giusto? Per cui ci sta. Certo. Sappiamo benissimo la tua posizione a riguardo, anche perché uomo di scienza è un po' più sicuramente sulle basi che si possono toccare, no? Perché poi in effetti lì... Sì, parlando di pistole fumanti, dobbiamo avere la pistola. Poi sai, anche se non fuma, ma l'importante è la pistola. Sì. Dopodiché, giustamente, si può fare un ragionamento concreto. Sì. Ripeto, allora, questa è una teoria che vuole che appunto ci siano, ma insomma, le basi di ricerca sono molteplici. Assolutamente. Se vogliamo andare avanti con le slide, guarda, c'è proprio appunto la prossima avanti. parla. Facciamo una cosa, perché io ho provato a metterla, faccio una cosa al volo così vediamo se riusciamo a allora ecco così vediamo se riusciamo a condividere questa. Arrivo ragazzi, abbiate pazienza perché così riusciamo sì. Eccola qua, perché così la possiamo allargare, chiudere, disfare, è un po' più bellina. Abbiamo delle domande che dopo sicuramente vengono riprese, per cui fatele, perché poi facciamo un piccolo scroll di tutto quanto e andiamo a prendere quelle più focali. Andiamo un attimo avanti col discorso perché c'è tanto da parlare. E chi sono? Ok, queste sono... Ecco, qui ci sono 5 possibilità che ho preso in esame, appunto. La prima è che siano esseri biologici esattamente come noi, né più nemmeno carne e sangue come lo siamo noi. E quindi qui in questa categoria possiamo inserire tranquillamente i famosi nordici, no? Gli esseri angelici, appunto, che rientrano parecchio nella casistica contattistica, ma anche nella casistica tradizionale sono stati incontrati e visti a bordo degli UFO. E poi la seconda ipotesi è che siano esseri biomeccanici, cioè una componente meccanica e una componente biologica. In questo senso, ad esempio, il famoso colonnello Phil Corso accennò nei suoi racconti, nel suo libro, accennò a questi esseri più o meno in questi termini, cioè esseri biomeccanici. Poi ci sono gli esseri eterici, eventualmente, ovvero esseri spirituali, esseri di natura angelica, se vogliamo parlare in questi termini. Ma diciamo che la definizione spirituale forse è quella che si aggiunge. Poi ci sono anche degli esseri olografici, ovvero delle conformazioni che non sono realtà, ma sono delle proiezioni, e ci sono parecchi casi che vedono questo tipo di entità all'interno della nostra realtà. E questo è possibile ovviamente con una tecnologia, ovviamente già noi siamo capaci di fare parecchie cose. Immaginiamo cosa saremmo in grado di fare fra 100, 200, 300 anni. Quindi una tecnologia tanto più avanzata della nostra potrebbe creare realmente immagini talmente reali ai nostri occhi da non riuscire a confonderle o a distinguerle praticamente dalla realtà. E poi potrebbero essere esseri fatti di una materia a noi sconosciuta, cioè derivare sostanzialmente da una catena che non è quella che ha dato origine alla razza umana. Quindi queste sono le 5 ipotesi che vedono, diciamo così, la natura di queste entità. E nella prossima slide appunto vediamo un po' un pantheon della assurdità del mondo di questi alieni. Pensate che questo è un lavoro artistico fatto dal mensile Focus molti anni fa,
e venne fatto in base ai disegni che io avevo inserito nel mio primo libro, appunto Alieni in Italia. Quindi questa è tutta una casistica che riguarda l'Italia. Ora pensate se esponenzialmente una casistica del genere la spalmiamo su tutto il pianeta. No? Ogni nazione più o meno, a seconda della grandezza, dell'importanza, può esporre una casistica più o meno come questa. Veramente come il Pantheon è enorme e possiamo notare appunto la diversità e a volte anche l'assurdità delle forme. Andiamo ad esempio dall'alieno alto 3 metri, nel caso Zanfretta, per arrivare ai nanetti, ai nanerottoli appunto della signora Lotti. Quindi c'è una diversità veramente enorme. Però, curioso ecco, che questo qua sembra Silvio da giovane, è una cosa carina, però può essere magari è quello nella bocca. Sì, quello può essere il Silvio nazionale che chi lo sa se era uno di loro, può essere. Tutto però ragazzi miei, cioè solo a pensare questo non vi fa riflettere, cioè che veramente ci possono essere così tante specie differenti ma tutte lì, tutte racchiuse in un fazzoletto? Beh sì, diciamo la casistica nazionale mi pare, ora vado un po' a braccio, mi pare che riporti l'incontro ravvicinato terzo tipo su circa 150 casi, insomma, documentati in maniera diciamo corposa, perché poi ce ne saranno tanti altri in cui magari il testimone non ha fatto in tempo, non ricorda i dettagli, eccetera. Ma quelli un pochino più corposi siamo stati in grado di rielaborare, di trasformare poi in queste forme grafiche sono circa 150. E sono 150, si può dire, casi uno diverso dall'altro. Anche se ho cercato di inserirli in categorie ben precise, tipo, non so, gli scaphandrati piuttosto che gli esseri squamosi, piuttosto che i giganti, piuttosto che gli nani, per dire, no? Ecco, nonostante anzi, oggi, come dicevamo prima, bisognerebbe dire gli alieni di piccola statura. Diciamo così, sì, ok, va bene. C'è questo tipo di difficoltà anche per il ricercatore perché ogni caso è un caso a sé stante e è difficilissimo ritrovare 2 casi, 3 casi nel mondo che abbiano le stesse caratteristiche. Questo capisco io che può essere anche dalla difficoltà e dall'interpretazione che il testimone poi dà al ricercatore. Certo. Però insomma la però qualcosa anche evidente. Sì, e però qualcosa, Moreno, anche da questo punto di vista la possiamo trovare anche qua in Italia. Ti ricorderai sicuramente il famoso caso della torinese del contattista Germana Grosso, che aveva in quegli anni anche realizzato delle immagini con una forma di disegno automatico, pittura automatica. Ci sono le immagini, le possiamo trovare anche in rete. E i disegni che allora realizzò incredibilmente combaciavano con le rappresentazioni che aveva fatto in quell'occasione nel caso Amicizia di questa figura che non si chiamava adesso no, non era Sigiri, mi sfugge il nome, però erano proprio 2 nordici biondi con gli occhi molto olivastri, occhi chiari, cioè quando io ho visto le 2 fotografie, Itao, ecco, mi sono ricordato il nome, c'era questo alieno nordico che era stato dipinto, e considerate che Germana Grosso non conosceva il caso Amicizia dei famosi Gaspare e Bruno Sammacicia. C'è qualcosa, diciamo, come dire, qualcosa c'è che in qualche maniera si avvicina poi, La classificazione dei nordici, se va avanti Dino con la prossima slide, possiamo vedere un po' meglio. È conosciuta a livello ufologico fin dai tempi dei contattisti Angelucci o Adamski, negli Stati Uniti negli anni 50, fine anni 40, primi anni 50, e loro incontravano queste persone qua, queste che vediamo nella slide, quindi di apparenza appunto noi diciamo nordici, che hanno questi tratti svedesi, francesi, però
ecco, c'è questa continuità fino ai nostri giorni e vengono identificate questi alieni come una razza pacifica, una razza che in qualche maniera, tra virgolette, ci vuol bene, nel senso non sono identificabili come esseri, diciamo così, negativi nei nostri confronti. Perlomeno questa è un po' l'interpretazione a livello mondiale che si dà di categoria. E loro sono identificati come esseri più o meno biologici, cioè quindi più o meno simili a noi dal punto di vista di struttura fisica. Andando avanti invece vediamo appunto gli esseri biomeccanici, che sono decisamente, secondo i nostri standard di bellezza, decisamente più brutti rispetto ai nordici, hanno delle caratteristiche veramente repellenti e appunto alcuni, secondo anche il colonnello Corso, asseriscono che queste componenti possono essere diciamo così miste, appunto biologiche e meccaniche, quindi una sorta di metà esseri viventi, metà robot. Beh, in teoria è dove stiamo andando noi. Beh sì, ci stiamo indirizzando un po' in quella parte, no? L'uomo bionico, non so se vi ricordate quel vecchio telefilm degli anni '80. L'uomo da 6 milioni di dollari, ragazzi. Da 6 milioni di dollari, sì. Poi c'era anche la donna da 6 milioni di dollari. Assolutamente sì, assolutamente sì. Comunque niente, questi dovrebbero avere delle funzioni, diciamo, tra virgolette, da schiavi, no? Da operai, da operatori, diciamo, di fatica nell'ambito delle missioni interplanetarie degli alieni. Quindi hanno compiti, diciamo così, di secondo grado rispetto a quelli che abbiamo visto. Andiamo poi ancora avanti, vediamo... eccola qua. Dimmi pure. Poi ecco qua, gli esseri eterici. Sì. E qui si va nel campo molto più vicini al contattismo. Esatto. Si parla di esseri angelici, di esseri appunto spirituali, alta spiritualità, con i messaggi ricorrenti sono appunto quelli legati alla pace, alla fratellanza, al disarmo, e sono sempre quelli. Anzi, oggi si è aggiunto un messaggio in più che è quello dell'ecologia, del messaggio ecologico appunto alla salute del pianeta, no? Però se noi guardiamo i primi messaggi degli anni 50 appunto e riprendiamo anche quelli che sono avvenuti pochi decenni fa, sono linearmente tutti molto simili, ecco, il messaggio è sempre quello sostanzialmente, non c'è una variazione sul tema. Possiamo citare i famosi contattisti appunto che hanno avuto queste esperienze, ma più o meno riguardano la Meyer, ad esempio, con i famosi alieni delle Pleiadi, che poi anche lì bisogna capire se erano più di razza nordica o più di razza eterica, diciamo. Non era ben chiaro questo. Però ecco, ci sono poi anche dei confini abbastanza labili, no? Tra una specie e un'altra, tra una manifestazione e un'altra. Poi ci sono gli ologrammi, dici, giusto? Sì, ci sono gli ologrammi abbiamo esperienza un po' più, no? Ci sono addirittura delle manifestazioni, questi qui appare una balena, non so cos'è, una palestra, e l'immagine è molto vivida, proprio perché si riescono anche noi oggi a fare già delle manifestazioni olografiche di spessore, di qualità. Beh, per pubblicizzare gli ultimi film, soprattutto negli States, stanno usando questi ologrammi che escono fuori addirittura dai palazzi, dai grattacieli. Dagli edifici, sì, è vero. Hanno proprio l'impressione tridimensionale di entrare nella nostra realtà. E in questo senso alcuni vorrebbero, diciamo, identificare anche, lo conoscerete, no? Come si dice, il folklore, diciamo così, del progetto Blue Beam, no? Della possibilità che ci sia appunto questa elite che in qualche maniera vuole influenzare le masse agendo sostanzialmente anche con ologrammi di alta qualità. Estremamente avanzati. Veicoli terrestri.
aiutati da ologrammi estremamente avanzati e Sì. simulare un attentato, un attacco alla Terra. Ma non solo nel campo ufologico, ma anche nel campo religioso, facendo delle apparizioni, ad esempio, della Madonna, per dirne una, no? Beata O in Virgin Mary, altri... fenomeni della Beata Virgin Mary, certo. Esatto, esatto. Quindi in questo campo, in questa sezione, diciamo, potremmo inserire tranquillamente questo tipo di manifestazioni di olografiche o di altra natura, ma comunque con apparizione di immagini. Io non ho capito però se tu questo aspetto, diciamo, di una possibile presenza olografica lo imputi a una razza proprio olografica, quindi incorporea, o a degli extraterrestri che usano una strumentazione avanzata per apparire laddove fisicamente non ci sono, per esempio in alcune... Io questo non so dare una risposta certa, ovviamente, perché abbiamo quasi risolto il problema, però credo che una razza aliena molto avanzata sia in grado anche di produrre ologrammi se siamo stati in grado di, appunto, dico, Sì. se siamo Esatto. stati in grado noi di produrre oggi Esatto. con la nostra tecnologia degli ologrammi così realistici, magari chi è 100.000 anni avanti può anche fare, che ne so, ologrammi quadridimensionali. Esatto. Potrebbero addirittura evitare di interagire fisicamente loro, ma far intervenire appunto queste proiezioni. Quindi non è una vera e propria razza, diciamo, è uno strumento usato da queste razze evolute per manifestarsi. Sì, no, esatto. Okay, Questa chiaro. non è una razza a sé stante, ma è una manifestazione, probabilmente Tramite è una possibile origine. Sì, tramite una tecnologia aliena, sì. Ah, questa qua ci ha fatto molto riflettere, Giuseppe, ti ricordi? Sì. Perché abbiamo visto la prima umani. Ma allora io mi fermo un secondo e dico, ma anche noi siamo extraterrestri? Sì. Da un punto di vista pratico, in relazione ad altri pianeti, ad altre civiltà, una volta che noi riusciamo ad andare oltre, in quella fase noi stessi siamo extra marziani, extra venusiani, extra gioviani, dipende dove andiamo. Ma ad esempio, quando siamo sbarcati sulla Luna, noi eravamo extralunatici, no? Extralunari, sì, lunatici, un'altra definizione. Sicuramente. Esatto. Ma ecco, in quel caso eravamo extralunari, sicuramente. Sì, ma anche se riteniamo che magari con quel concetto non solo della panspermia, ma che qualcuno l'abbia potuto impiantare qua la vita, già siamo noi extraterrestri, cioè non siamo, ci sono poi tra l'altro, lo saprai benissimo Moreno, tante ipotesi che noi non siamo proprio perfettamente acclimatizzati a questo pianeta, ci mancano molte delle caratteristiche che hanno gli altri esseri viventi, cioè non abbiamo artigli, non abbiamo denti, non abbiamo peluria atta a proteggerci, cioè sembriamo un prodotto che viene da qualche altra parte, sostanzialmente. Sì, tra l'altro la natura di questo pianeta ci è parecchio ostile, se vogliamo andare proprio a vedere esatto. nel dettaglio, no? Quindi, Esatto. sì, sembriamo molto, molto intrusi, diciamo così, intrusi a tutti gli effetti. E qui niente, qui vediamo le tipologie riportate appunto come altri ricercatori hanno fatto nel tempo, tipo Ribera, tipo Bowen, nel corso degli anni hanno cercato di classificare, no, le varie tipologie. La forma umana è evidente, gli umanoidi sono esseri che hanno sì le sembianze umane, quindi una bocca, un naso, due orecchie o gli occhi, ma magari hanno qualche leggera differenza rispetto alla comune forma umana. I grigi li conosciamo bene perché negli ultimi 20 anni hanno fatto il bello e il cattivo tempo da un punto di vista ufologico per quanto riguarda i rapimenti, abduction, eccetera. Ci sono poi sempre in quel campo gli insettoidi, quindi esseri che assomigliano molto agli insetti, tipo cavallette, tipo ragni. Poi ci sono i famosi rettiliani, e questa è sempre una comunità legata in qualche modo alla questione delle abduction. Rettiliani, grigi e insettoidi. Ci sono anche gli animali, ad esempio stavo proprio leggendo ieri di un caso avvenuto tempo fa in Campania, dove parecchi testimoni hanno asserito di aver visto
un essere con le sembianze di tipo lo Yeti, tipo il Sasquatch, o certo. Noi in Italia abbiamo l'uomo selvatico, no? E se vogliamo andare anche qua nella fantascienza, per dare un'idea generale, vediamo Chewbacca di Guerre Stellari. Ecco, ci sono parecchie testimonianze anche che parlano di questi animali extraterrestri visti nelle vicinanze o nei pressi di UFO atterrati. E poi infine i biorobot sono anche questi, appunto, sono, come dicevamo prima, esseri biomeccanici, metà meccanici e metà biologici. Qui avrei dovuto inserire anche una categoria che riguarda solo i robot, perché ci sono state anche qua testimonianze riguardanti esseri prettamente meccanici, o quantomeno che hanno dato l'impressione di essere prettamente meccanici e di non avere assolutamente niente di biologico. Però non l'ho inserito, ho messo biorobot tanto per comprendere un po' anche questo tipo di situazione. È forte come il web in questo periodo pullula di tutte queste specie, cioè fa vedere, non lo so, Zuckerberg che usa un biorobot per andare a, che ne so, a fare un convegno e magari, non lo so, il presidente degli Stati Uniti che mentre sta guardando la regina Elisabetta fa vedere gli occhi da rettiliano, no? Cioè ci sono tutte queste cose che sicuramente il 99% sono fake, ma ci potrebbe essere quell'1% che invece qualcosa possa essere reale? Certo, statisticamente potrebbe esserci anche, basterebbe un solo caso, no? Ne basterebbe solo uno per già avere una concezione della realtà completamente diversa da quella che abbiamo. Posso farti una domanda? Prego, prego. Prima ho letto un commento che effettivamente tu hai detto ci vuole una pistola fumante o almeno una pistola, no? In tutta la tua esperienza, tra le varie testimonianze, qual è dal tuo punto di vista, in base alle tue ricerche, quella che si avvicina di più? Questo è per leggere un commento che avevano fatto prima, me lo sto ricordando. Si avvicina di più a una pistola? Ma senti, io veramente non ho una conoscenza piuttosto vasta anche di casi esteri, perlomeno di quelli più importanti, di quelli più eclatanti, diciamo. Il caso che mi ricordo con più piacere da questo punto di vista è un caso avvenuto negli Stati Uniti negli anni 60, dove addirittura gli alieni consegnarono a questo contadino dei biscotti. Non so se conoscete questa storia. Lui offrì loro una brocca con dell'acqua e loro, per ricambiare il gesto, gli offrirono 3-4 biscotti. Non erano biscotti confezionati, erano biscotti che sembravano delle gallette, disse lui. No? Ecco, rimasero queste gallette a lui per alcuni anni, vennero anche analizzate, quindi risultarono formate di un grano che non era conosciuto sul nostro pianeta. Però la cosa finì lì, cioè non ci fu come posso dire, un'evoluzione a livello mediatico, non si andò oltre, venne soffocata sostanzialmente a quell'episodio. E lui, tra l'altro, ha conservato uno di questi biscotti anche per molti anni, ora sarà morto questo testimone, ma per dire, l'ha conservato per molti anni. Si è mangiato tutto. Lui se ne è mangiato uno quando gliel'hanno consegnato, ma alcuni li conservò, alcuni li portò appunto a far analizzare e ne conservò uno per ricordo. Questo è uno. L'altro, come vi dicevo prima, era il caso di Abbiativazione del 1950 in Italia, dove vennero recuperati proprio pezzi dello scafo di questo oggetto e vennero analizzati. Purtroppo in quel caso i risultati dell'analisi, gli stessi pezzi svanirono magicamente nel nulla, perché probabilmente era un qualcosa di importante che non andava conosciuto. Poi senti, a proposito di questo caso, ti ricordi dove è successo, quale università li aveva analizzati? Perché io ho sentito una storia molto interessante a riguardo. Ti ricordi? Scusami? Alla presenza di metalli provenienti da uno scafo di un'astronave.
o comunque di un mezzo volante non identificato. Ti ricordi chi è che aveva fatto queste analisi, quale università aveva fatto Dunque, queste analisi? se ci riferiamo al caso di Abbiate Guazzone, non lo so, perché i pezzi vennero consegnati alle autorità e da lì poi non se ne seppe più. Se ci riferiamo al caso, ad esempio, di Ubatuba, mi sembra, in Brasile, lì venne fatta un'analisi. Un caso in Italia, mi stavo riferendo a un caso italiano. A un altro caso che non è quello? Non so se è quello, perché un po' di tempo fa ebbi modo, sicuramente tu l'avrai incontrato nelle tue ricerche, di parlare con questo giornalista degli anni, Bruno Ghibaudi, che negli anni ha scritto una quantità, chi era, certo. una quantità. Ci ho provato, ve lo dico, ci ho provato più di una volta a fargli un'intervista, ma è sempre molto sfuggente. Oltre che una chiacchierata per telefono, non si riesce a ottenere. Lui mi ha raccontato di un caso in Italia. È scomparso, lo sapevi che è scomparso da qualche. Sì. Da? Sì, sarà un anno e mezzo che. Sì, un anno e mezzo, sì, infatti. Io sono 2 o 3 anni, cioè, non sapevo di questa cosa. L'ultima volta che l'avevo sentito era pre-Covid, quindi sì, 3 anni prima, 3 anni fa, sì. Allora, lui mi ha raccontato questa storia dove lui, insomma, aveva saputo di questo, della presenza, aveva avuto anche tra le mani questi frammenti di metallo provenienti da un'altra astronavi e l'aveva portati all'università a Pisa, dove un professore di metallurgia li aveva analizzati, rivelando la presenza di una composizione. No, erano tutti metalli noti, nostri, cioè, però erano in una composizione che era in una, come dire, combinazione che per noi era impossibile da realizzare o sconosciuta. Ecco, cioè gli elementi erano noti, ma la formula con cui erano tra di loro assemblati era assolutamente insolita. Di questi poi appunto di questi metalli non se ne seppe più nulla. Ecco perché quella storia che ci siamo detti prima, cioè l'idea che bisogna avere la pistola volante fatta da dati e bulloni, insomma un dato che poi alla fine cade da una storia, non è che sia tanto facile, perché laddove magari c'è la possibilità di avere un pezzo fra le mani, qualche agenzia interviene per sottrarlo nottetempo, come succede spesso. Sì, questo è vero, ti ho ragione. Il problema è che tutti questi casi di cui parliamo sono avvenuti in un'epoca in cui non esistevano associazioni di ricerca ufologica, non esisteva niente. Tutto era lasciato al caso, ai testimoni, a quello che accadeva occasionalmente. Diverso secondo me sarebbe oggigiorno se questi campioni, tra virgolette, potessero essere consegnati a un'agenzia di investigazione privata come la nostra, come altre, e potessero essere seguiti e valutati praticamente in un percorso controllato. Poi ovviamente tutto Moreno, mi dispiace, ma su questa cosa nudo profondi cioè, noi non riusciamo oggi a farci consegnare un campione di quell'elisir di lunga vita che sapete, perché è protetto dal segreto militare. Cioè, non è che stiamo cercando di analizzare qualcosa che viene da un altro mondo. Ok, ma quello proviene da un'agenzia governativa, è chiaro che non arriverai mai a prendere. Io ti parlo di un qualcosa che proviene da un privato, che magari occasionalmente quel privato sarà contattato nottetempo. Allora, di privato non c'è più nulla. Noi siamo tutti iper controllati e iper sorvegliati. Nel momento in cui c'è un privato che malauguratamente per lui, e ve lo dico, malauguratamente per lui, dovesse venire in possesso di uno di questi frammenti, entro 48 ore verrà contattato, derubato dell'oggetto e probabilmente anche minacciato, dal mio punto di vista. Come se fino oggi sei parecchio scettico su questo tema, Sono parecchio scettico perché non ho fiducia. Io non ho avuto negli ultimi anni, diciamo, sensazione di potermi fidare di agenzie, enti governativi. Cioè, no, parlavo di agenzie private nostre, cioè noi. No, ma è più facile appunto che Moreno mi chiami tu privatamente e dici: Francesco, andiamoci a prendere una granita. Ci andiamo a prendere una granita e poi nel momento in cui, senza neanche accennare a quella cosa, mi fai vedere un frammento di qualcosa e parliamo, come dire,
face to face, ma che magari spengendo il cellulare. Spegnendo il cellulare, non portandosi nessuno, no, lasciandolo proprio il cellulare a casa, lontanissimo. Non può funzionare diversamente la cosa. No, ma ragazzi, col 5G anche senza cellulare ci siete là dentro lo stesso. No, ma bevetevi la granita e lasciate perdere, perché cioè è difficile riuscire oggi pensavo dicesse bevetevi direttamente il pezzo nella granita e lasciate perdere. Ma ti trovano. Senti, questa è una tematica parecchio interessante, però so che porterebbe veramente poi in merito, anche per rispondere a alcuni commenti. La classificazione che tu hai fatto è fatta in base non alla fantasia dell'autore o del ricercatore, ma in base a un numero casistico di interviste che tu hai realizzato a delle persone che hanno avuto un contatto, quindi nasce da non tutte interviste, ma anche testimonianze, diciamo, non sono tutte testimonianze, interviste. Certo, da questo si arriva, da questo si arriva a una classificazione. Quante interviste, testimonianze hai raccolto nell'arco del tempo, e se c'è una metodologia che voi applicate per far sì che poi questa testimonianza venga raccolta in modo più significativo. Cioè, avete un canone dei parametri per dire è più vicino alla verità o sta mentendo del tutto? Questo è per far capire anche a chi ci ascolta che la classificazione viene dalle esperienze di persone che hanno raccontato di aver avuto un contatto. Certo. Allora, ovviamente questo è impossibile. Certo, esatto. Questo è un po', c'è un limite ovviamente a questa cosa, ed è ovviamente il trascorrere del tempo. Vale a dire, quando io ho iniziato a fare questa ricerca, questa classificazione, questa analisi, diciamo così, delle tipologie aliene, ovviamente molti di quei casi erano già lontani nel mio tempo, sono casi avvenuti negli primi anni 50, fine anni 40, e quindi era materialmente impossibile ricontattare i testimoni e riparlare. Quindi lì c'è stata tutta un'analisi e tutto un lavoro fatto su articoli di giornale, su inchieste fatte magari all'epoca da altri ricercatori che magari ora non ci sono più. Quindi è tutto un lavoro di certosino, di biblioteca, per ricercare fonti e per ricercare testimonianze. Là dove invece i testimoni sono ancora rintracciabili, sì, abbiamo fatto dove è possibile appunto un contatto diretto con il testimone, e mi sono fatto spiegare meglio determinati dettagli, determinate tipologie, determinate caratteristiche di quello che avevano visto. Però, ripeto, questo non è stato fatto purtroppo per tutta la casistica, perché è una cosa praticamente impossibile. Quindi quella che noi vediamo, la fotografia che noi vediamo nel libro, la fotografia d'insieme, diciamo così, è chiaramente una fotografia, diciamo, sfocata, se vogliamo dargli un termine, cioè non mette a fuoco al 100% la realtà della situazione, ne dà un'impressione, un'indicazione di massima, diciamo così. Puoi avere appunto un'idea generale di quello che è stato il fenomeno degli incontri di terzo tipo nel nostro territorio. Ma avere un'idea oggi comunque è già tanta roba, perché vuol dire che le persone possono avere la possibilità di pensare, che questo non vuol dire che poi tutto sia reale o tutto non è reale, vuol dire che comunque la libertà di pensiero vuol dire avere delle alternative a quello che invece è dato come assoluto magari da millenni a questa parte, voglio dire, e che poi noi ancora non abbiamo visto. Per cui, come non abbiamo visto una cosa, potrebbe essere che anche un'altra cosa che noi non abbiamo visto sia reale. Cioè, se crediamo nell'invisibile, possiamo credere in tutto a questo punto. Tu hai scritto questo meraviglioso libro, UFO, da dove vengono, chi sono e che cosa vogliono. E c'è da dire anche che comunque ne hai scritti diversi, ma inerenti a questo caso abbiamo Alieni in Italia dal 45 al 95 e UFO e Alieni in Italia quello che viene dopo, per cui abbiamo un percorso dal 1945 ad oggi, Moreno. Sì.
Sì, si ferma poi ai primi anni 2000, circa, che poi, come dicevo prima, dal 2003-2004 in poi tabula rasa da un punto di vista di casi interessanti di incontro ravvicinato. Io prima vi dicevo, ho elaborato anche per divertimento una mia teoria, che è quella io l'ho definita The Big Smart Theory, parafrasando poi la serie televisiva. Perché? Perché dal momento in cui c'è stata una vendita esponenziale degli smartphone o comunque dei telefonini capaci di fare fotografie, facendo un incrocio, diciamo così, dei dati, si vede benissimo che calano drasticamente i casi di incontro di terzo e di secondo tipo. Sarà un caso probabilmente, è stato anche un gioco. Però casualmente dal momento in cui tutti noi siamo in grado di fotografare in qualsiasi istante, qualsiasi cosa accada, ne abbiamo esempi. No, guarda, te lo porto subito l'esempio, perché Francesco è stato così gentile questa sera tramite il canale Le Ali del Bruco a mandarci questa foto che voi dite, beh, e qua non c'è niente. Noi l'abbiamo appurata e presa per buona perché Francesco conosce personalmente chi ha fatto la foto. Anche Giuseppe lo conosce. Eccolo qua. E Sì, pensate sì. che questo era l'istante e dopo, paf, esce fuori questa cosa. Io mi sono permesso un attimino di ingrandire lassù in alto a destra. Moreno, così di primo acchito. Io, guarda, mi riservo sempre di dare giudizi sulle fotografie e sui video, perché oggi come oggi, al di là delle persone che voi conoscete e chiaramente io non conosco, quindi non mi permetterei mai di dare giudizi sulla persona, però sulle fotografie non mi esprimo così a prima vista, perché può essere di tutto e di più. Ci sono capacità anche in questo campo di elaborazioni grafiche che spaventano oggigiorno. E se non hai sotto mano veramente i dati della fotografia, non hai la possibilità di analizzarla con metodologie piuttosto sofisticate, è difficilissimo riuscire a dare un'interpretazione, diciamo, più o meno veritiera. Sì. In questo caso è una persona che voi conoscete, quindi sì, diciamo, no, questo... ma è verissima questa cosa, Moreno. Diciamo che noi l'abbiamo fatta analizzare da due persone estremamente competenti che sono giunti, era proprio per dire, a due risultati diametralmente opposti. Cioè, il primo imputava un artefatto grafico alla fotografia, il secondo dall'analisi della fotografia degli originali, dello scatto originale, senza nessun si può fare, scusate, si può fare un ingrandimento proprio dell'oggetto massimo? Sì, si può, se mi dai 30 secondi volentieri, però ho bisogno di 30 secondi. Intanto voi parlate tranquillamente. No, se guardate bene ci sono due di questi oggetti, uno in fondo sulla collina proprio e uno invece qua in prima battuta quasi su questa. E se vedete c'è un leggero shift dell'oggetto, come se appunto fosse in movimento quello che viene chiamato effetto Doppler. Uno spostamento dovuto alla velocità probabilmente di quello che è quel disco. C'è un'area che sembra, quando poi abbiamo fatto le analisi, trovate una puntata dettagliata sul canale rispetto proprio a questo avvistamento. C'è quello che sembra essere un buco e poi un buco non è una zona, non è un buco, abbiamo visto che non è un buco sempre, ma non lo è. Ecco, però di che cosa si è trattato esattamente? Diciamo che, come ben aveva intuito Moreno, come aveva ben intuito Moreno, è qualcosa che il fotografo non aveva visto, non si era accorto di questo oggetto quando ha scattato la foto, si era accorto poi successivamente riguardando le immagini. Il fotografo, scusami, il fotografo stava scattando foto a quel paesaggio. Mentre stava andando, era sulla nave, stava andando da Villa San Giovanni a Messina e stava fotografando la partenza, l'uscita della nave, diciamo, l'uscita della nave dagli approdi. E poi la sera, riguardando, ma naturalmente conoscendo l'interesse e la passione che c'è per questo tipo di argomento, ci ha mandato la foto chiedendoci di, insomma,
spiegazioni al riguardo che noi non gli abbiamo saputo dare, perché appunto inviandola a due persone differenti, tutte e due molto molto competenti nelle analisi di questo tipo di immagine, sono arrivate a due conclusioni diametralmente opposte. Ma puoi accennarle queste conclusioni? Sì, senza accennare la fonte. No, il primo diceva che era assolutamente un artefatto grafico, nel senso che è un trucco, qualcosa che era stata posta lì in un secondo momento, e invece un altro analista ha detto che la foto era assolutamente originale, non poteva dire di che natura era l'oggetto, era un oggetto solido, con uno shift, appunto uno spostamento che era ben visibile, però non sapeva dire che cosa. Sì, alcuni, Francesco, vedi anche nei commenti parlano di Starlink. Sì, gli Starlink sicuramente no, pieno. Non è uno Starlink assolutamente. Non è la costellazione degli Starlink, che tra l'altro fino all'altra sera un mio amico che conosce. Ma il bello, scusate, il bello è che alcuni ora identificano come Starlink tutto. Sì, mentre altri identificano come astronavi madre Starlink, quindi c'è praticamente un rovesciamento completo delle. No, l'altra sera un amico carissimo mi ha mandato un messaggio con la foto degli Starlink, mi ha detto: ci sono delle luci in cielo che hanno un segnale morso, e qualcuno è acceso e qualcuno aspetta, ci stanno mandando un messaggio. Meraviglioso. Ho detto niente, sei più complottista. Io anni fa filmai una cosa, la mandai a Francesco, non so se la ricorda, e mi dispiace non averla più. Te la accennai, Moreno. Era quel movimento molto strano di... sono veramente rammaricato perché sto cervellando per trovarla. Sì. Perché da qualche parte c'è. Poi le prove vanno anche perdute a volte. Assolutamente. Ma noi stiamo dando degli esempi, perché di foto e di video ce ne sono tantissimi. Adesso... Però ha ragione Moreno da questo punto di vista, sono d'accordo con lui. Cioè, per quante foto e per quanti video possiamo portare, io mi sono stancato di fare analisi, infatti non ne prendo più, li lascio là, perché non ne vale la pena. Intanto perché si perde una quantità di tempo mostruosa per cercare di capire se una foto è autentica, se sia un artefatto, che tipo di natura è, ma non ne vale la pena, perché poi alla fine, dopo che ti sei ammazzato, è sempre l'impressione tua personale, la persona che guarda quell'immagine e dice: vabbè, per me comunque può essere un fenomeno di qualsiasi natura. Oggi ora ci sono questi WAP, no? Ci sono i WAP, che non sono più UFO. Hanno rapito Moreno. Appena hai detto WAP è sparito lui, perché lui non gli piace il termine WAP. Adesso poi glielo chiediamo come mai. Per cui non sai mai, sì, può essere un fenomeno. In realtà è così, noi non conosciamo un sacco di fenomeni atmosferici. Abbiamo cominciato, per esempio, i diavoli rossi o i lampi di luce blu che ci sono nell'alta atmosfera, quelli che vanno non verso il basso, ma questi fenomeni elettrici vanno dall'atmosfera verso lo spazio. Abbiamo cominciato a vedere solo quando siamo a bordo, diciamo, delle basi spaziali. Abbiamo cominciato a conoscerli adesso, e quante cose scopriremo. Solo per dire, in attesa che arrivi Moreno, se domani al posto c'è un salto tecnologico, al posto dei videocamere dei telefonini riuscissimo a fare una fotografia sfruttando i suoni con delle antenne, probabilmente ci accorgeremmo di un sacco di fenomeni che in questo momento ci sfuggono. Quindi chissà quante altre cose ci sono che non conosciamo, stiamo magari adesso scoprendo con la transizione dalla pellicola al digitale, o comunque effetti di cui ancora, con un amico che facciamo astrofotografia, quando cominciamo a fotografare, e da noi si può fare da Palmi, diciamo, verso le isole, in lontananza, quando ci sono i temporali, proprio in profondità sull'orizzonte ci sono un sacco di fenomeni che tu puoi catturare con tempi lunghi di esposizione, che possono essere tranquillamente confusi per fenomeni. Assolutamente. Ma quindi la fotografia, ha ragione Moreno da questo punto di vista, fotografia, filmati. Non è Moreno, adesso lui è andato via, è tornato un biorobot che ha le sembianze di Moreno, che ha riempito un WAP.
Ora mi si accende la lucetta rossa sulla fronte. Là, sapevo io che c'è. Da questo punto di vista Moreno, appena Francesco ha nominato la parola WAP, tu sei sparito. Chissà come mai. Chissà come mai, perché io WAP è un termine che non lo digerisco, ragazzi, non mi va giù assolutamente. Ma nessuno di noi lo digerisce, guarda, nessuno di noi. Sì. Poi è stato fatto volutamente per confondere le acque, per creare confusione. Certo. Così, se un fenomeno aereo non è un oggetto fisico. Certo. Perché quando aereo può essere anche un fenomeno naturale, no? Esatto, è un fenomeno naturale. No, invece è più interessante quella, se gliela possiamo far vedere anche agli amici che ci stanno seguendo da casa, quella fotografia realizzata da questo biposto a Pescara nel 90 Erotti. Quella è ancora una foto a pellicola. Lì è molto interessante quell'immagine perché quell'oggetto, ma lo conoscerai quasi sicuramente. Pescara 1990, non vedo che c'è il logino. Aspetta, tagliamo subito. Anzi, facciamo una cosa, se mi date anche qua 2 secondi facciamo una cosa più bella. Lo ingrandisci, perché magari a casa non lo vedono. No, non lo vedono e non lo possono vedere. Non lo vedono e non lo possono vedere. Adesso lo facciamo subito. Devo riuscire a capire. Eccolo qua, questa è già una cosa. E arrivo. 92-93, forse era 98, non mi ricordo. Zona portuale. Sì. E questa è una bella e un'interessante immagine perché insomma su questo aereo biposto c'era un giornalista di Pescara che stava realizzando un servizio, stava volando su questo biplano quando a un certo punto si è accorto che accanto all'aereo, ma si vede distintamente adesso che magari ve lo facciamo notare, che c'era un oggetto assolutamente sferico le cui caratteristiche era quella di riflettere in maniera assolutamente pedessivo quello che era insomma le luci e le ombre circostanti, quindi appariva quasi invisibile, però lui l'aveva notato, gli ha scattato questa fotografia, lo vedete nell'angolo in alto adesso lo porto subito, facciamo così, eccolo 98, qua, l'immagine del 98, eccolo là, lo vedete quell'oggettino, adesso si vede una sfera rossa, scusate, eccolo la sfera. Questo è molto interessante perché questo oggetto vola, è un oggetto, è stato fatto anche lì un'analisi, si vede bene che riflette quello che è il paesaggio sottostante, ci sono delle ombre, ci sono dei bordi distinti, ed è interessante intanto perché c'è una testimonianza diretta delle 2 persone che volavano a bordo di quel biplano, ma soprattutto come dire, torna evidente, non ha impennaggi, non ha ali, non ha motore, non ha timoniere, non ha coda, quindi non ha nessuna delle caratteristiche dell'avionica dei nostri mezzi. E l'altra cosa è, come ben insomma riportato in varie testimonianze, questi oggetti non è che scompaiono dalla nostra vista, non è che scompaiono. Posso fare, scusami, posso la fare luce dietro e la portano avanti come se sono delle sfere degli specchi. Sì, prego. Non conoscevo questo caso, ma posso fare l'avvocato del diavolo? Sì, devi. Certo. Allora, poi a ingrandire, cioè dammi l'immagine completa. Il tutto così? Sì. Ora raccontami che cosa ha detto testualmente il testimone. Che si era accorto dell'oggetto che volava accanto al biposto, si è girato e ha scattato una foto, e quello era il risultato. E la domanda che mi pongo io come inquirente è: perché non ha messo l'oggetto al centro della fotografia? Velocissimo per quello che ha potuto fare. È chiaro, così ha rischiato di fotografare il panorama, ma di non prendere assolutamente l'oggetto. No, ma dentro questi meccanismi, allora a questo punto dobbiamo, ecco, poi comincio io a diventare, allora, se abbiamo la foto e la foto non va bene, se ce l'abbiamo è storta, se è storta è perché non è centrale, allora dobbiamo avere una foto centrale col pilota che ci saluta e che ci dà il numero di matricola, il numero di targa del mezzo, no? Così, anzi, eventualmente si ferma e ci dà il biscottino dall'astronauta.
Questo no, però l'impressione che dà questa foto è che lui abbia voluto fotografare tutto fuorché l'oggetto. No. L'impressione che dà un primo acchito, poi... Sì, ma probabilmente ha anche fatto la foto così per come ha potuto. Considerate che sta volando dentro un biplano, ha visto l'oggetto, si è girato, ha scattato la foto per il tempo che ha scattato, non l'ha inquadrata per bene. Anzi, io mi dico, noi diamo sempre la buona fede, cioè, la buona fede è la prima cosa. No, io infatti la cosa che mi dico, infatti non è tanto l'inquadratura. Quello che mi domando io, com'è che la foto non è mossa? Com'è che la foto non ha un effetto panning? Com'è che tra l'altro è messa, ha fatto, come dire, ha usato accortamente il diaframma perché quell'oggetto è vicino, ma come vedete l'ha fotografato sia ha messo a fuoco sia l'oggetto vicino, sia è tutta messa a fuoco, quindi ha chiuso molto il diaframma. Bisognerebbe avere i dati della macchina fotografica, insomma c'è tutto un lavoro certo. Allora, lì c'è un oggetto fotografato, non si capisce bene che cos'è, non è, ma anche lì, appunto, come avete visto da questa semplice discussione tra me e Moreno, anche la foto più, come dire, più interessante può essere letta o comunque gli puoi trovare qualsiasi sfumatura. Quindi la foto non serve a niente. Cioè, se noi io potrei portare anche la foto di un'astronave con un extraterrestre e uno mi dice, vabbè, un montaggio, mi dice, vabbè, è un oggetto simil astronave con una persona che si è travestita da extraterrestre, la foto è reale, ma loro non sono veri. Cioè non può essere più la foto o il filmato che ti attesta la validità della presenza di un extraterrestre. Ecco è solo una curiosità, diventa solo una curiosità. No? Esatto, ecco perché io ho abbandonato completamente l'idea di perdere tempo sull'analisi fotografica, non servono a niente. Concordo. Va bene. Allora, ascoltate, abbiamo un bel po' di roba al fuoco. Chiudiamo con l'ultima domanda, così magari poi liberiamo chi vuole andare a letto. Stai tranquillo. Allora, partiamo subito con la cosa che insomma ci fa riflettere abbastanza. Hanno rapito anche Giuseppe, non vi preoccupate, perché voglio dire, a turno passiamo tutti. Questa potrebbe essere una buona notizia. Non vi racconto quello che mi hanno fatto a me, perché no, là, sapevo io, però vabbè. Ok. Allora, condividiamo questo, finestra, eccoti qua. Perché alla fine di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma che cosa vogliono codeste entità? Cosa vorrebbero? Queste sono le tue idee a riguardo, giusto? Non solo le mie, chiaramente sono idee anche di altri ricercatori che nel corso del tempo hanno, diciamo così, ragionato, no, su queste possibilità. Io ho cercato di metterle tutte insieme e dargli chiaramente un'interpretazione mia personale. Naturalmente qui vediamo l'elenco, poi nel libro è sviluppata ogni risposta, c'è il suo sviluppo chiaramente. E quindi passiamo dalla ricerca scientifica, che può essere plausibile, no? Una civiltà appunto proveniente da altri mondi, da altre galassie, sarebbero impegnate in una ricerca scientifica ad ampio raggio, oppure anche turismo spaziale o temporale, che sarebbe una cosa banale ma comunque possibile. Ci sarebbe anche l'ipotesi un pochino meno piacevole della conquista del pianeta. Qui ci sono persone che giustamente scuotono la testa. No, dai. Ma guarda, io anche su questo punto non andrei proprio liscio, nel senso, qualcuno dice, ma se volevano invaderci a quest'ora, ragazzi, l'avrebbero già fatto, no? Però io controbatto e dico, ma a quest'ora nostra, nel senso, noi stiamo calcolando 70 anni della nostra esistenza dal momento in cui il fenomeno UFO si è manifestato in maggioranza sul pianeta, e sono passati circa 70 anni, 80 anni, ma sono 80 anni nostri, potrebbero essere 8 giorni per gli alieni, 8 ore addirittura, quindi potrebbero semplicemente essere nella fase di pianificazione della conquista del pianeta.
Per noi sono passati 80 anni, per loro sono passate 8 ore. Come possiamo stabilirlo con certezza? Quindi io terrei buona anche questa possibilità, perché non lo sappiamo, non abbiamo veramente idea di cosa ci sia dietro il motivo della loro presenza qui da noi. Potrebbe essere un controllo della nostra evoluzione, potremmo essere un prodotto di una razza aliena e questa razza controllerebbe la nostra evoluzione nel corso del tempo. Oppure il numero 4 mi è sempre piaciuto piaciuto a me, sinceramente, così, ma a prescindere, non so come mai. Per cui, come, scusa, non ho capito. Il numero 4 mi è sempre piaciuta. L'ipotesi numero 4, controllo evolutivo. E il controllo evolutivo, dato da tutte le domande che ci siamo posti proprio in questa trasmissione, come mai un essere umano vive in questo pianeta che magari non è costruito per lui, cioè, voglio dire, no? Poi può essere una buona. Attenzione che Giuseppe l'hanno rapito gli alieni e mi ha scritto che lui adesso gli ha chiesto che cosa vogliono, giusto? Sì, e mi hanno detto che deve migliorare molto Wind in Italia. Questo è il loro obiettivo, Sarà uno dei loro obiettivi, forse erano proprio loro. Allora abbiamo fatto diverse... Sì, dimmi Moreno, vai avanti tranquillo. Era solo un appunto, perché mi piaceva molto questo numero 4, insomma, sì. Ma potrebbero essere qua anche per lo sfruttamento delle risorse del pianeta, ad esempio, per controllare che queste risorse siano loro utili in qualche forma. Oppure avere la necessità di una nuova casa, magari noi umani fra qualche milione di anni, qualche centinaio di anni potremmo avere, perché magari il pianeta sarà invivibile a quel punto e dovremo cercarci una nuova condizione di vita. Potrebbero essere delle visite occasionali, alcune di queste potrebbero anche essere, cioè viaggiatori dello spazio che si trovano a transitare vicino al nostro pianeta, come noi transitiamo vicino a un'isola sperduta nell'oceano. Certo. Oppure una motivazione che chiaramente comprende tante cose, una motivazione che non possiamo concepire minimamente, la nostra mente non arriva assolutamente in questa fase nostra evolutiva a concepire il motivo per cui queste entità si manifestano e si propongono occasionalmente alla nostra presenza, alla nostra visione. Ora, scusa, usiamo la nostra mente, però usiamo la nostra mente, visto che ce l'abbiamo, per quanto ci può funzionare ancora non lo so, per rifare un'analisi almeno di qualcuno di questi punti. Allora, mettiamo in ipotesi che questi esseri ci sono, che in qualche maniera sono riusciti a raggiungere una tecnologia tale da arrivare sino a noi, e che di tanto in tanto ci fanno delle visite occasionali per vedere come tanto piace a Dino come sta andando avanti questo esperimento che hanno fatto, quindi ci hanno messo qui. Allora, preso atto di questo, chiedo a Moreno, una civiltà che magari viene dalla costellazione di Andromeda, 2 milioni e mezzo di anni luce distanti dalla nostra galassia, che necessità ha di sfruttare le risorse sul nostro pianeta? Cioè, questi apparentemente nessuna. Quindi io la quinta la eliminerei. Necessità di una nuova casa. Ma se questi si spostano in astronavi madre che in qualche maniera sono atte alla sopravvivenza, cioè adesso io non dico che dobbiamo tenere fede ai contattisti, ma ci sono degli extraterrestri che probabilmente non sono mai stati su un pianeta, sono nati su un'astronave, si sono evoluti su un'astronave, moriranno su un'astronave e non hanno necessità di avere una casa stabile come quella di un pianeta, anche perché se transitano da un pianeta all'altro, ogni pianeta dell'universo può essere casa. E quindi guarda caso si vanno a escludere quelle un po' più buone. No, io parto dall'ipotesi: ci sono questi esseri? Sì. Sono intelligenti? Sì. Hanno sviluppato una tecnologia? Se non ci sono è un altro discorso, io non dico che ci sono, ma se ci sono
si sono evoluti, sono intelligenti e hanno sviluppato una tecnologia che è stata in grado di portarli fin qui, allora se è così, dico che allora non hanno necessità di conquistare un pianeta, perché anche questa cosa qui, è vero che noi diciamo che negli ultimi 70 anni il fenomeno si è manifestato platealmente, ma non ci dimentichiamo che nelle cronache romane i Kipreos, questi dischi ardenti che volavano nel cielo, erano benissimo visti. Noi abbiamo fatto diverse puntate, soprattutto con il bravissimo Ivan Ceci, che è uno studioso di letteratura medievale, dove c'è un'infinità di casistiche dove ci dicono che questi esseri sono con noi dalla notte dei tempi. Quindi se questi non l'hanno conquistato non negli ultimi 8 giorni, 8 mesi, 8 anni, 80 anni, ma negli ultimi 80.000 anni, allora probabilmente questa roba qui, conquistare il pianeta, no, perché se non l'hanno fatto fino adesso anche questa la eliminerei. Esiste. Io lì avrei un'obiezione, scusami, avrei un'obiezione perché sullo spazio-tempo, ragionando in questi termini è come se dicessimo che esiste solo una, due, tre razze. Ci possono essere, no, invece ci possono, giusto. Potrebbero esserci razze che ancora non ci hanno scoperto, ci hanno scoperto da poco, no? Quindi quello che non è accaduto in 80.000 anni potrebbe accadere domani. Allora diciamo che le razze che abbiamo fin qui incontrato non ci hanno conquistato, finora non ci hanno conquistato, questo è un dato di fatto, ci hanno lasciato finora del nostro tempo. Finora del nostro tempo, certo, poi in un'altra increspatura spazio-temporale può darsi che ci hanno conquistato. No, invece è molto interessante la prima ipotesi, la ricerca scientifica, e poi quella dell'ipotesi dello zoo cosmico, cioè sostanzialmente qualcuno sta guardando all'essere umano alla stessa stregua di come un biologo guarda i gorilla di montagna. E quindi nello zoo cosmico noi siamo per lo più a livello evoluto dei gorilla di montagna, e questi ci stanno studiando per capire che cammino evolutivo stiamo prendendo. Questo mi convince molto di più, che qualcuno sia in turismo spazio-temporale anche, che voglia conquistare il pianeta. Beh, non l'hanno fatto finora, non vedo perché dovrebbe, però ci potrebbe stare. Un controllo evolutivo ci potrebbe stare. Sfruttare le risorse mi convince quasi per nulla, perché vi ripeto, se sono in grado, cioè se questi hanno trovato un mezzo per alimentare le loro astronavi per arrivare fin qui, non hanno bisogno delle nostre risorse, su questo ne sono sicuro. Necessità di una nuova casa nemmeno, ce l'hanno. Una visita occasionale sì, ci sta. Una motivazione che non possiamo concepire, sì, ci sta, perché come dire, noi proviamo a ragionare con i nostri parametri, con i nostri schemi, ma non è detto che siano quelli. A proposito di questa cosa, invece, vi volevo far notare, c'era una domanda molto interessante, l'avevo vista, credo che sia di Benedetta Rigoli, che ci suggerisce: attenzione a non far diventare l'ufologia, prima abbiamo fatto un passaggio, vi voglio fare questa riflessione, l'ufologia un nuovo corso religioso. Per molti lo è già, e lo sappiamo bene. Certo. Vogliamo credere, esatto, dice, vogliamo credere alla nostra mente e alla necessità che ha di strutturare, configurare, profilare, cioè incastrare tutto all'interno di quello che è il proprio background, per cui se vediamo appunto una luce in cielo c'è l'apparizione della Beata Vergine Maria. E da questo punto di vista è molto interessante, ve le voglio, e su questo vi voglio chiedere, insomma, fare un approfondimento e ragionare, anche perché l'ha fatto un passaggio Moreno su questa cosa, in riferimento prima alla terza legge di Clark: qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia, ma successivamente c'era Michael Sherman, questo filosofo delle scienze, che ha portato all'estremo questo terzo principio della legge di Clark, enunciando questa idea in riferimento proprio alla tecnologia extraterrestre, dove dice: qualunque intelligenza extraterrestre se è sufficientemente avanzata è indistinguibile da Dio. Questo può portare per l'appunto a interpretare qualcuna delle manifestazioni extraterrestri come una forma di divinità. E qua Moreno probabilmente è quello che è successo, mi pare di capire. Può essere accaduto in passato, sicuramente qualcosa del genere è accaduto. L'antica Grecia, piuttosto che insomma, anche in altre regioni della civiltà umana.
sicuramente qualcosa può aver interagito e aver condizionato chiaramente poi le future religioni, che sono quelle che poi oggi conosciamo. Indubbiamente questo è accaduto, credo che sia accaduto, poi la prova non c'è su questa cosa qua. Però vedi, questa cosa mi convince nel merito, questo che dici mi convince nel merito, perché è molto meno articolato, come dire, è un volo molto meno pindario, quello di non riuscire a capire il fenomeno che abbiamo davanti e assegnargli una valenza divina, spirituale, quando non si ha una cultura, un background tecnologico atto a decodificare, piuttosto che a profilare tutta l'architettura di un pantheos divino con la presenza di quest'essere che fa questa cosa piuttosto di quell'essere che ne fa un altro. E per me è molto più plausibile che ci sia qualcuno che viene da fuori, ha una tecnologia straordinariamente avanzata e stai lì e dici, minchia, ma io questa cosa non lo so fare, è un dio questo, no? Sì, il meccanismo mentale probabilmente sta e probabilmente sotto certi, ora oggi non accadrebbe più perché siamo già più avvezzi a certi tipi di sviluppi tecnologici possibili o immaginabili. All'epoca chiaramente questo era fuori da ogni immaginazione. Sì. Per cui... Beh, però se quello che noi, cioè almeno tra parentesi, se quello che noi ci hanno insegnato fino ad oggi è quello che poi loro hanno visto all'epoca, io 2 domande me le farei, insomma, tanto per intendere. Cioè, quello che noi ci hanno insegnato è realmente frutto di un qualcosa di veramente spirituale, o, come sostengono molti oratori oggi, con tanto di prove sto parlando di traduzioni di libri sacri, ecco, non voglio andare nel dettaglio perché andiamo oltre, ma la cosa mi fa riflettere, parliamone, è nata per questo e questo deve essere, nel senso che noi non abbiamo la sfera magica per dire è così, però possiamo pensare questo dono ce l'hanno dato, per qualche motivo ce l'hanno dato, e allora porca miseria, se quello che insegnavano, non lo so, 500 anni prima della venuta di Cristo o anche dopo è quello che noi prendiamo come dato fisso e inevocabile, e se invece quella cosa lì fosse frutto di una cosa diversa. Bella domanda. Non era una domanda, era una riflessione, perché essere domanda implicava una risposta, e io credo che la risposta ad oggi non so in quanti lo avrebbero, tra le altre cose, però ci possiamo andare vicino. Considera che l'umanità in quella fase era un'umanità infantile, diciamo, di evoluzione molto generale. infantile. Quindi c'era bisogno, tra virgolette, di leggi, di regole, anche soprattutto religiose, che inquadrassero queste popolazioni in certi ordini di cose, no? Probabilmente queste manifestazioni, molte di queste manifestazioni sono state fatte anche per dare delle regole, dare delle indicazioni di come si vive, di come sarebbero dovuti vivere questi personaggi. Assolutamente. Ma è molto arbitraria, insomma, comunque. Allora, l'esperienza è stata l'esperienza. Poi come dire, le persone ci hanno costruito un culto teologico intorno a quell'esperienza, trasformando un'esperienza fisica in qualcosa di spirituale. Ma questa è chiaro che... No, qualche elemento di riflessione rispetto a questa cosa però ce l'abbiamo, non è che non ce l'abbiamo. Noi conosciamo bene che, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale nelle isole malesiane nasce il culto del cargo, il famoso culto del cargo, dove praticamente alcuni aerei che lanciavano dei viveri a queste tribù indigene assolutamente non tecnologiche avevano trasformato la presenza, e tra l'altro i piloti che scendevano erano anche di colore, quindi come loro, li hanno trasformate in delle deità. A quel punto hanno costruito questi facsimili, questi fantocci di aerei biplani, per insomma richiamare la divinità a portargli i doni, che poi erano scatolette, scatolame e cibo pronto all'uso, e non dovevano cacciare, non dovevano fare niente, ce l'avevano là, e quindi è chiaro che
sì, come dire, era un miracolo vero e proprio. Esatto, gli elementi per pensare che è andata in questa maniera ci sono, poi sta a noi mettere i puntini in fila, e anche lì ognuno se la legge come vuole. Però il tutto ci porta a una conclusione, che è l'ultima slide, perché è inutile che facciamo vedere di nuovo tutto il percorso della ricerca delle varie 8 possibilità. Però io manderei questa, perché qua invece mi soffermerei un attimo, così darei anche spazio al pubblico e ragioniamo delle cose. Perché allora non prendono contatto ufficialmente? Bella questa, bella. Moreno, leggi, perché questa è roba tua a tutti gli effetti. Per sì, certo. Questa è la domanda leggo testualmente, ricorrente, che ad ogni convegno mi sento rivolgere. E in effetti è così, a ogni convegno si alza sempre una, due, tre persone e chiede: ma allora perché non prendono contatto, se esistono veramente? E io o scelgo di uscire dal convegno oppure in qualche maniera devo rispondere, no? Certo. È una domanda, chiaramente è difficile ovviamente dare delle risposte, però queste 4 che ho inserito nella slide dare una soddisfazione minima all'interlocutore. Tutte o quasi le tipologie aliene che ci hanno fatto visita rispettano una sorta di codice universale, la prima direttiva di Star Trek. La prima direttiva Star Trek. Esatto, è vietato interferire nell'evoluzione tecnologica di una civiltà, perché appunto impedisce loro di interferire sul nostro sviluppo. Questa potrebbe essere una spiegazione. L'altra potrebbe essere che hanno un'intuizione del nostro livello evolutivo e non rischiano certamente un contatto che potrebbe essere dannosissimo per loro, perché visto come siamo fatti, come reagiamo, come ci comportiamo tra di noi, questi ci tengono a dovuta distanza. Come sopra, il punto 3, ma in questo caso temono un danno alla nostra civiltà. Quando una civiltà inferiore contro una civiltà superiore, inevitabilmente la prima soccombe. Perché? Perché non è un soccombere a livello militare, soccombere a livello culturale, perché c'è una diversità talmente profonda tra le due civiltà. Abbiamo visto per quanto è accaduto ad esempio in America con Cristoforo Colombo, no? Sì, è vero, ha fatto conquista anche a manu militari, ma c'è stato anche un trauma da un punto di vista culturale, che abitavano queste isole approcciate da Colombo. Quindi è un po' un rischio, no? Questo, avere un contatto con una civiltà molto superiore alla nostra ci potrebbe portare a soccorrere. Il quarto è il contatto a livello ufficiale, è già avvenuto, questo purtroppo non lo sappiamo, perché è avvenuto a certi livelli, cioè a livelli militari, a livelli particolari, per cui il contatto c'è stato, ma noi poveri mortali non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. Sì. Queste sono un po' le mie conclusioni. Poveri immortali, chi lo sa. Poveri immortali. Sì. A sostegno di questa della terza ipotesi di lavoro, insomma, c'era la posizione di Stephen Hopkins prima che morisse. Lui era assolutamente contrario all'inviare, lo saprai, no? Segnali di presenza di nostra presenza. Lui diceva, che noi facciamo la fine degli indiani. Assolutamente. È come urlare nella giungla, no? Diceva lui, è come urlare nella giungla, non sai se arriva la tigre. Esatto. Non mandate segnali da nessuna parte, sì, infatti. E ancora era molto scettico. Era molto scettico da questo punto di vista. E ancora, visto che sei un amante di Star Trek, lo siamo un po' tutti qui, saprai che sul set spesso c'erano 2 agenti che davano indicazioni allo scenografo e al regista di come dovevano essere girate le scene. Sì, c'era un'influenza non differente. E alcune volte appunto queste scene venivano interrotte, no, questa la dobbiamo fare in quest'altra maniera, e sembravano essere molto informati su come dovevano presentare, che poi, allora, questo però lo possiamo dire chiaramente, la cinematografia statunitense è stato forse il miglior mezzo per avvicinare il grande pubblico alla presenza. Il nostro presidente Roberto Pinotti parla chiaramente di indottrinamento. Esatto. Chiaro. Quindi hanno usato a piene mani questo strumento per
avvicinarci all'idea che non siamo soli nell'universo. E devo dire che è anche servito abbastanza, perché oggi insomma c'è un atteggiamento diverso, no? Rispetto a quello di 50 anni fa. Sì. 50 anni fa. Quindi immaginiamo che ci sarà un percorso che ci porterà forse tra alcuni anni a essere, diciamo, più disponibili. È stata interessante, abbiamo fatto una diretta, Giuseppe, con Marco Lazzara, dove parlavamo proprio dell'intervento dei film nella storia nostra e nell'evoluzione nostra, tutto quello che è stato creato negli anni, non lo so, 1980, 1990, 2000, viene riproposto adesso proprio esattamente in quella maniera lì. Cioè quanti erano reali. È paradossale che tu hai visto dei film e 20 anni dopo ti trovi l'accaduto. Io sono scioccato da alcune puntate di X-Files del 97-98 presentate nel 2020 spaccate. Le ipotesi sono due le ipotesi. O loro sapevano già cose che noi non sapevamo, oppure hanno avuto il dono della conoscenza. Non c'è loro sapevano, siamo complottisti. Loro sapevano cose che noi allora non sapevamo e ce li hanno presentate. Senza ipotesi, oppure la chiave è loro lo sapevano o qualcuno li ha informati di informare. Esatto. Sì, ma soprattutto se è veramente, se fosse veramente così, negli ultimi 5 anni li avete visti voi i film che sono usciti? E avete visto come va a finire? Non è proprio così bello, ragazzi. No, infatti no. No, ma allora diciamo che in questa ci sono un paio di film che secondo me hanno segnato una transizione importantissima nella cinematografia che riguarda l'ufologia. Il primo è Arrival, ve lo ricordate, quel famoso film dove insomma, è bellissimo, dove insomma c'era questa forma di linguaggio di questi octopus che insomma c'erano questi simboli. Ecco, perché quello proprio presenta la difficoltà di dover far capire plasticamente la difficoltà di dover ragionare con un essere che ha un'altra forma, non ha le mani, non è un umanoide, quindi un'altra forma mentale, e che però può trovare dei punti di contatto. Certo, poi gli americani ci mettono sempre le bombe, le cose, lasciamo essere che se no non fanno così, non vendono, però è un film bellissimo, interessante da vedere. E l'altro è La forma dell'acqua di Del Toro, dove c'era quell'essere che era stato catturato, perché quello lì quell'essere lì richiama in tutto e per tutto al culto degli Oannes dei miti sumeri, di quelle entità. Io quando l'ho visto ho detto: ma questi ci stanno raccontando una storia vera, cioè ci stanno raccontando che l'uomo pesce. Infatti se avete sentito come finisce quel film ci dice: ma tu sei un dio, perché gli indigeni di quell'area allora avevano visto queste figure come delle divinità. Quindi questi due film ci stanno raccontando un pezzo di realtà. Allora quando sono usciti lo guardiamo solo li abbiamo visti dalla pellicola da cassetta, però in realtà c'è dentro molto altro. Così come è stato Star Trek degli anni 70, diciamo. Metterei in questo Pantheon, personalmente metterei anche Interstellar. Interstellar, bellissimo. E lì chi era il curatore di Interstellar? Era un fisico premio Nobel, adesso mi sfugge il nome, che aveva ipotizzato, guardiamo, lo cerchiamo magari, che aveva fatto la consulenza per descrivere al meglio possibile quello che era uno spostamento nella quinta dimensione. Perché ha delle solidissime basi scientifiche, sì, è vero, anche Interstellar mettiamo dentro. No, ma ce ne sono tanti, e poi ce n'è uno che ha meno a che fare con la tematica che abbiamo trattato stasera, ma potrebbe avere a che fare, si chiama Lucy, adesso non ricordo il regista, però parla di riuscire a sfruttare il 100% delle potenzialità della mente, ma già basterebbe il 10% in più. Ma il fatto è che là si parla di una sostanza ecco, a Capatonda, ve lo ricordate a Capatonda quando faceva così?
Basterebbe, là si parla di una droga che aiutava, praticamente faceva questo, no? Però è interessante lo spunto con il quale viene trattato, io l'ho visto un paio di volte e effettivamente poi alla fine si arriva a una cosa di cui spesso si parla, diventi tutto, ovunque, Sì. pura Ti coscienza. espandi praticamente. Ti espandi. Luc Moreno, Besson. ancora una domanda per Moreno, scusa, cosa ti aspetti nei prossimi mesi, settimane, insomma, ecco, facciamo l'agenda 2020-2030 dell'ufologia. Ma senti, onestamente non mi aspetto granché, perché come ho detto prima, non credo che a livello certi potentati ci sia la volontà di lasciare trapelare o far passare delle informazioni più, diciamo così, importanti di quelle che sono arrivate. Personalmente, ad esempio, ho avuto anche modo e piacere di avere contatto con Seriton quando abbiamo invitato a Roma 3-4 anni fa. E lui ci ha raccontato una certa situazione, no? Che c'è anche all'interno delle forze armate americane, Pentagono, eccetera. Però chiaramente, come dicevo prima, c'è sempre questo collo di bottiglia entro il quale è difficile poi uscire. Ci sono personaggi come lui, come lo stesso Grunce, che attualmente ha fatto queste dichiarazioni particolarmente pesanti, no? Da un punto di vista di informazione. Però ecco, vedere un futuro roseo da questo punto di vista e dire ok, fra un anno noi finalmente sapremo come stanno le cose, non me la sento di fare un'affermazione del genere, anche perché rischierei di rimanere disoccupato, quindi sinceramente hai voglia di andare non lo avanti vorrei. allora, che ho capito. Sì, ancora un po', dai, ancora un po'. Ma vabbè, se tu hai 50 anni che vai avanti e continui e c'hai questi occhi, vuol Ma dire ora, che poi sai, ora da ora in avanti è tutta, la fatica aumenta, cioè, fisico Però, ne risente. però ragazzi, occhio, io vi farei questa domanda che ci ha fatto Goku, che pur essendo un po' così sui generis, però in effetti a noi 4 cos'è che vorremmo da loro, visto che siamo così interessati? Io la riproporrei, cioè se adesso incontrassimo veramente queste specie, qual è la prima domanda che gli fareste? Bella Moreno, tocca a domanda. te, tocca a te. Proprio la patata Tocca a bollente te, l'hai tirata subito. l'ospite, L'ospite. Io ti tu la faccio, sbucci, per noi è più facile. ti Ma faccio senti, pensare, vai. no, parlate pure voi, ma è un problema. Però io sinceramente, ovviamente ci sarebbe un shock culturale, no? Di fronte a un'unità che viene da una dimensione, da uno spazio diverso, con un'intelligenza probabilmente più espansa milioni di volte della mia, perché chiaramente qui si parla di diversità, di sviluppo, diciamo così, notevolmente più elevato. Cosa gli chiederei? Gli chiederei se lo sai che non ci avrei una domanda precisa, una domanda Dopo che mi 50 anni ricorre. di studi non puoi non te li Non trovi c'ho una davanti, domanda. Moreno. Cosa Sai qual è cosa la potrei sai qual è chiedergli? la Se verità? esiste È che gli Dio, ad abbiamo dato esempio. l'opzione di una domanda No, sola. ti Lui si dico, fermerebbe lì e Andrebbe no, avanti. ma poi dico, cosa gli potrei chiedere? Se magari esiste Dio, se magari c'è vita dopo la morte, se c'è praticamente un'anima all'interno del nostro corpo che non trova. Cosa potremmo chiedere? Se c'è la possibilità di, ecco, mi piacerebbe chiedergli se la possibilità che ci diano, che ci condividano la possibilità di viaggiare nell'universo, nello spazio, che sia possibile anche per noi, tramite la loro conoscenza, poter arrivare a sviluppare delle tecnologie per viaggiare nell'universo. Questo sarebbe interessante. O poi, se vogliamo essere più umanistici, magari per guarire determinate malattie che affliggono tuttora l'umanità.
probabilmente avrebbero anche queste soluzioni, però ecco, proprio una domanda essenziale non ce l'ho, ce ne sarebbero tante. Bella. Francesco invece? Aia. No, Francesco, domande, guarda, stavo ridando un'occhiata alla chat, naturalmente molte delle persone che vedo, insomma, le conosco, ci seguono sul canale, li ringrazio e gli ricordo che noi venerdì sera ripartiamo. No, però venerdì sera, ti dico, no, però ti dico questa cosa perché cioè, molte di queste persone che ho avuto modo di sentire, di parlare, mi fanno sempre, ma probabilmente l'hanno fatto sempre anche a Morena, questa cosa, dicono sempre più frequentemente che sentono di non essere di qua. Cioè molti dicono, è come se sentono di non essere di qua. Vivono come una sensazione di disagio di essere arrivati loro malgrado su questo pianeta da un altrove e che non vedono l'ora di andarsene perché sentono questo posto come una gabbia di matti, il che non mi sento di dargli poi più torto più di tanto. No, per cui più che una domanda, se io dovessi fargli una domanda è quando è che ce ne andiamo, che qua non ce la faccio più. Allora sei con Calogero che dice vengo subito con voi, lascio questo manicomio. Partiamo da questo manicomio. Comunque perché quando è che mi portate via? Credo sia una sensazione comune a tutti quelli che come noi più o meno si interessano di argomenti un po' estranei alla realtà di tutti i giorni, no? È vero. Penso sia una cosa, diciamo, comune a tante persone che appunto seguono un po' questi filoni di ricerca, di interesse. Magari siamo umani complicati, ma ci sentiamo un pochino fuori posto. Giuseppe, dimmi la tua, dai. Io gli chiederei se noi siamo loro che stanno facendo un'esperienza più bassa qua. Vedi, Giuseppe è profondo, vedi ragazzi, lui va dritto, non è tra l'altro non è quello che chiederei, io lo chiederei, è quello che penso, cioè gli chiederei conferma di questo mio pensiero. A me è venuta una domanda ora, bella, vai. Se è possibile viaggiare nel tempo. E lo vorrei fare se fosse possibile. Bello. Beh, se fosse un ospite a Parliamone, io gli dovrei chiedere la famosa nostra domanda, cioè se la parmigiana è fatta con le melanzane fritte oppure al forno, e vorrei capire veramente questo dilemma cosmico, se loro hanno una soluzione a questa. ma dipende dal pianeta di provenienza. Bravo. Però vi dico una cosa, che a noi il mistero ci fa andare avanti. Certo. Per cui magari se io mi trovassi davvero davanti a un'entità del genere, semplicemente mi girerei e me ne andrei, perché forse potrebbe essere la soluzione migliore. Questa è filosofia, beh, ragazzo mio, siamo qua. Scegli di non sapere per mantenere la mente del principiante. Bravo ragazzo, bravo. Io però anche in questo caso aprirei un canale io invece. Dici apriamo un canale YouTube, sono arrivati un canale, faccio la mente del principiante anche lì, ma aprirei un canale tutta la vita. Ragazzi. Senti, Morena, invece è interessante questa cosa del viaggio nel tempo che vabbè, te la sei fatto un'idea, no? Se questi si spostano con questa facilità, chissà da questo profondo sconosciuto come ci sono arrivati, perché alla velocità della luce da un'altra galassia non ci arrivano, ma neanche dalla nostra. No, le leggi della fisica non si possono cambiare, come fanno questi? Sì, ora sul fatto che non si possano cambiare la fisica, non lo so, noi per la nostra scienza è possibile cambiarle, ma non sappiamo appunto se altre tecnologici hanno affrontato il tema e l'hanno risolto. Però ecco, credo che utilizzino sistemi diversi, ma
più spostarsi nello spazio in termini di velocità, no? Quindi c'è chi ha ipotizzato appunto la curvatura dello spazio, cioè non lo spostarsi all'interno dello spazio, ma curvare lo spazio per accorciare appunto le distanze. Esattamente, quindi sì. Potrebbero esserci sistemi e metodi che noi veramente assolutamente non immaginiamo nemmeno. Certamente, se guardiamo l'universo, iniziare lo spostarsi da stella a stella con i sistemi che stiamo utilizzando noi attualmente non è possibile. ma vedi questa, ma è vero, è solo questa, cioè se noi troviamo una soluzione a questo dilemma, anche teorica, ma funzionale, possibile, probabilmente molti degli ostacoli che sono nella testa dei più perché questi non arrivano fino a noi cadono. È solo quello il problema. Sono delle barriere culturali, no? Sono delle barriere culturali. Diciamo, nel momento, sì. Va bene ragazzi, abbiamo ancora 102 persone in live dopo 2 ore e 15, per cui vuol dire di diretta. Vanno ringraziate una per una. Grazie. Siete degli eroi, veramente. Ma scrivete voi che siete lì e che guarderete o che siete ancora lì in diretta, qualcuno gliel'ha già detto, scrivetelo. Sì, lo so che le melanzane vanno fritte, ma Giuseppe non le vuole sapere ste cose, lui le vuole al forno. E che dobbiamo fare, ragazzi miei? Sapevo io questa roba qua. Vabbè, grazie veramente di cuore a tutti. Allora, non abbiamo letto tutti i messaggi, anche perché nel corso della serata abbiamo risposto a tante domande che c'erano nei vostri messaggi, per cui non siamo stati lì a fermarci per quel motivo lì. Però abbiamo fatto un excursus enorme questa sera. Moreno, veramente grazie, perché hai preparato del materiale che ci ha permesso avere un filo logico in una cosa che non ha logica. È veramente una roba che non è scontata, che te lo posso assicurare. Sì. Ringraziamo tanto Moreno, ringraziamo tanto le ali del Bruco qui con Francesco Polimeni. Vi ricordiamo che venerdì a che ora la diretta? Noi partiamo come al solito alle 21, siamo in compagnia di Adele Venneri e Mirella Restuccia alle 3 nella via delle Tre Madri. Facciamo questa trasmissione, vi ripeto, non so nello specifico che cosa andremo ad argomentare, mi limiterò a fare da servizio tecnico come al solito, la chiacchierata sarà tra Mirella e Adele Venneri. Sì. E vabbè, vediamo di aggiungere qualche contenuto al canale. Io ormai, insomma. Molto bene, noi ci riproponiamo di andare avanti con le nostre dirette su Parliamone Live. Abbiamo ancora tanti argomenti in essere, anche se Giuseppe è stanco perché è stato un periodo difficile che non ci siamo fermati un attimo, anche se c'erano le vacanze di mezzo. Va bene, ma andremo avanti, perché se il flusso è questo, ma noi ci fermeremo, noi ci fermiamo ora fino a martedì prossimo, siamo fermi. Eccola, sapevo io che c'era un attimo di niente. Tu devi guardare il lato positivo della cosa. Immagino. Poi guarda Francesco che fa dirette un giorno sì, un giorno no, anzi tutti i giorni, stiamo messi meglio. Ma lui... facciamo 3 al giorno adesso. Ma lui ha trovato, a furia di cercare le ricerche sull'elisir di lunga vita, chiamiamolo così, lui l'ha trovato, e allora vedi che lui ha un ventenne, non pensate che lo vedi così con la barbetta, ma è un ventenne. Sotto è un ventenne. Sì. Anche Moreno, guarda quanti capelli che ha, guarda io invece come sono conciato, ragazzi. Posso permettermi di dire che con buona probabilità ed è anche sano col Bostic tanta roba, diciamo che possiamo dire che siamo felicemente stanchi. Sì, decisamente. Ci stanchiamo con quello che ci piace. Ma poi quando la stanchezza deriva dalla passione che tu coltivi, è sempre una stanchezza buona e sana. Assolutamente. Quindi, ricarica tantissimo. Bene, ragazzi, grazie mille. Grazie Morena, è stato un piacere, veramente. Grazie a Peppe, grazie a Dino, sempre a disposizione. Mi sono proprio divertito questa sera. Sì. Bene, siamo contenti.
Ci aggiorniamo prestissimo. Io vi invito a rimanere un minutino con noi oltre la sigla. Ora mandiamo la sigla, così ci salutiamo facciamo ciao con le mani e chiudiamo la trasmissione, ok? Sigla, ragazzi, ciao ciao. Ti raccontiamo qualcosa e qualche volta sei tu che la racconti a noi. Esprimiamo il nostro parere, ma senza il tuo non possiamo crescere. Crescere è possibile solo se si vuole conoscere e se si è disposti a cambiare prospettiva. Puoi anche chiamarla mente del principiante o più semplicemente fame di scoprire. Abbiamo deciso che parlarne possa essere una soluzione. Questa è casa nostra.